Questa è la sesta edizione di Ecoforum Veneto organizzata da Legambiente Veneto, in occasione della diffusione del nostro annuale rapporto Comuni Ricicloni Veneto, che grazie ai dati elaborati dall'Osservatorio Rifiuti di ARPAV, che collabora, che patrocina questo evento, con il quale abbiamo iniziato questa esperienza 6 anni fa ormai, mette a fuoco quali sono le virtuosità nel campo dei rifiuti da parte ovviamente degli amministratori locali, degli enti e delle aziende della raccolta e comunque del mondo del ciclo dei rifiuti. Vogliamo provare con questo rapporto a mettere a fuoco chiaramente quali sono le eccellenze, ma anche dove risiedono le difficoltà, ma soprattutto far vedere che esiste un Veneto capace di ottenere risultati importanti, lo vedremo oggi con la presentazione del rapporto, e che può essere, deve essere esempio per raggiungere quegli obiettivi sfidanti che anche oggi metteremo a fuoco, che sono quelli previsti dal nuovo aggiornamento del piano rifiuti, che è appena arrivato da parte della Giunta regionale del Veneto, che è al vaglio delle commissioni Consiglio regionale, e che ci auguriamo possa dare quello stimolo per fare un'ulteriore piccola rivoluzione in un settore in cui il Veneto si è dimostrato e continua a dimostrarsi capace di portare innovazione e modelli virtuosi da esportare anche fuori da questa regione. Questa edizione è realizzata anche grazie al patrocinio e il contributo di Regione Veneto e grazie al patrocinio del Comune di Padova, che ci ospita con questo evento conclusivo, il Clou di Ecoforum, in questa splendida sala, la Sala della Gran Guardia in Piazza dei Signori a Padova, ma che ha già ospitato anche all'interno dell'Università il 29 il primo appuntamento legato all'economia circolare e alla diffusione educativa, quindi col mondo della scuola, con il quale abbiamo incontrato circa 700 studenti delle classi quinte superiori per parlare di economia circolare, di educazione, di cultura educativa, per entrare anche poi nel mondo e della ricerca e del lavoro con le competenze che oggi servono, che sono sempre più pluridisciplinari per affrontare l'avvento dell'economia circolare. E poi 2 giorni fa ospiti della diocesi di Padova nel Museo Diocesiano qui in Piazza Duomo, per mettere invece l'accento su un tema che tocca in maniera importante anche il fronte dei rifiuti, che è quello delle eccedenze alimentari e quindi del rifiuto organico, se non viene recuperato, che finisce agli impianti, parlando e ragionando di quanto il mondo del terzo settore, del volontariato e di tutti i soggetti che cercano di recuperare le eccedenze alimentari siano esperienze di altissimo valore sociale chiaramente, ma anche ambientale, e quindi incentivare anche, perché no, nella rivoluzione che dicevamo prima, anche un ruolo per il recupero delle eccedenze alimentari, che può incidere in maniera importante anche sul fronte delle percentuali e delle performance dei comuni della nostra regione. Quindi io invito qui, per i saluti iniziali e introduttivi, l'assessora Chiara Gallani, assessore all'ambiente del Comune di Padova, che sostituisce il sindaco Sergio Giordani, che non può essere con noi. Grazie mille e benvenuti qui a Padova. Sesta edizione di Ecoforum, uno degli appuntamenti più attesi sul tema dei rifiuti, forse il più atteso dell'anno, anche perché ci dà il polso della situazione veneta e una classifica che tutti aspettiamo ogni anno con impazienza e anche con grande interesse e curiosità, perché ci dice appunto dove siamo e lo dice tutta la regione. Quindi un onore quest'anno per Padova, un vero onore ospitarci tutti e ospitarvi. E anche senza nascondere che quest'anno è un anno particolarmente importante questa edizione, perché mette sul piatto due temi, quindi il prossimo piano regionale rifiuti e il PNRR, che impattano in maniera importante sul titolo di quest'anno, quindi la transizione ecologica applicata appunto ai rifiuti. Un onore quindi, non solo un onore, ma è importante esserci, ospitare questi dibattiti, che non sono dibattiti formali, perché si va al cuore delle questioni, per una città poi che quest'anno ha fatto un po' il salto, ha superato una soglia psicologica importante, ma che deve continuare verso il miglioramento, e da qui si parte appunto per rilanciare nuove sfide. Auguro a tutti noi un buon lavoro
e che sia una giornata conclusiva, come ci ricordava il Presidente di Legambiente, di giornate che già hanno segnato dei punti importanti su temi specifici. Quindi grazie per averli affrontati qui assieme a noi. Grazie Chiara, poi ci vediamo con Chiara Gallani più tardi per il tavolo di discussione finale. Invito qui anche ARPAV Stefania Tesser, che sostituisce Loris Tomiato, il direttore generale di ARPAV. Ha parlato di tariffa e non di tariffa, di raccolta puntuale, scusate. Oggi pomeriggio ci sarà anche un seminario di un progetto europeo molto interessante che ARPAV sta realizzando tra il Veneto e altri territori anche fuori dai confini nazionali, e grazie per essere qui, per portare sempre l'evidenza dati così importanti. Buongiorno a tutti, porto i saluti del direttore generale dell'Agenzia, che ha avuto una concomitanza di impegni istituzionali e che è molto dispiaciuto di non essere qui. Ringrazio Legambiente per questa occasione di ulteriore sinergia nella presentazione di dati di un modello di gestione che mette sempre il Veneto al primo posto nel panorama nazionale, dati che ARPAV tramite l'Osservatorio Rifiuti elabora sia ai fini istituzionali per la famosa percentuale di raccolta differenziata che serve per pagare l'ecotassa, ma anche per descrivere questo modello gestionale eccellente e le sue peculiarità. E dati che quest'anno hanno una valenza ancora più rilevante perché siamo appunto in fase di aggiornamento del piano rifiuti, e quindi dati che sono la base per la pianificazione, che individuano i trend, i possibili scenari e vanno anche a indicare alla Regione quali possono essere le misure correttive per raddrizzare il tiro dove criticità ci sono ancora. Come già detto da Luigi, oggi pomeriggio ci sarà una presentazione di un progetto di cui ARPAV è parte e è partner, e a cui vi invito a fermarvi, che fornirà un supporto alle amministrazioni regionali, alle amministrazioni comunali per implementare dei modelli di commisurazione del prelievo e di formazione dei cittadini. Ecco. Ne approfitto per ringraziare i colleghi dell'Unità Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti per il lavoro certosino che fanno sempre con i dati sui rifiuti urbani. Ne approfitto per ringraziare le colleghe dell'Ufficio Stampa e Comunicazione di ARPAV che con consigli e supporto hanno permesso anche quest'anno di pubblicare il nostro rapporto da oggi, per cui lo trovate nel sito di ARPAV e potete scaricarlo. Basta, il programma è molto ricco e interessante, quindi non mi dilungo. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie Stefania. Hai ricordato appunto di cosa andremo a parlare più tardi, e anche il pezzo fondamentale, entrambi i nostri ospiti introduttivi l'ha ricordato, anche quello del PNRR e della possibilità di nuovi modelli di raccolta, di cui ad esempio il PNRR può essere utile anche per recuperare risorse con i bandi che già il Ministero della Transizione Ecologica sta predisponendo, alcuni già pubblicati, e di cui parleremo appunto anche nella sessione finale. Io colgo l'occasione per ricordarvi che intorno alle 10:15 ci sarà un caffè che potrete trovare in fondo alla sala, quindi vi invito, quando volete, alzarvi per recuperare un caffè, e vi ricordo anche che verso le 13, dalle 13 in avanti, trovate i dettagli sempre alla segreteria in fondo, ci sarà la possibilità di effettuare le visite della torre dell'orologio qui in Piazza dei Signori, che è un bene culturale di notevole importanza, che Legambiente ha l'onore di gestire per la parte di visite alla cittadinanza. Ci saranno delle visite speciali per i partecipanti all'Ecoforum. Vi invitiamo, se avete piacere, di spendere qualche minuto, perché è veramente un'opportunità, se non l'avete già potuto fare, molto interessante di conoscere un così prezioso orologio di questa piazza. Io andrei avanti e inviterei qui direttamente Alberto Ceron dell'Osservatorio Rifiuti di ARPAV. Mi aggiungo nel frattempo ai ringraziamenti per l'eccellente lavoro di analisi e soprattutto di qualità del dato, che ci permette poi di restituire quel rapporto che presenteremo più tardi, e Piero De Candia, che è il direttore di Legambiente Veneto, che poi ci racconterà il rapporto comune ricicloni, le cui classifiche e risultati andremo a vedere dopo pranzo con la prima sessione di premiazioni dei comuni campioni di riciclo. Io vi passo la parola, prendete pure posto se volete, sediamoci pure. Sì, buongiorno a tutti.
chiedo, eccola qui la presentazione, quindi parto subito per questa lunga cavalcata che sarà portata avanti oggi con la presentazione dei dati 2020 appunto, la produzione e gestione dei rifiuti urbani. Le slide, ok, adesso stanno andando. Allora, una premessa doverosa, importantissima. Il 2020 è stato un anno particolare, anche il 2021, però adesso appunto appena del 2020 c'è stato appunto il lockdown completo, totale per qualche mese. Come vedete nei due grafici abbiamo appunto il PIL che è proprio crollato, quindi c'è stato blocco delle attività produttive, appunto, anche dei servizi, delle scuole, quindi c'è stato appunto un blocco economico, come tutti sappiamo. E per quanto riguarda i turisti, che come vedete appunto il grafico in basso a destra, da 60-70 milioni che si registravano negli anni scorsi siamo su appunto metà turisti, che appunto c'è stata una ripresa nella seconda parte dell'anno. Quindi questi due dati mi fanno appunto pensare che l'anno 2020 può essere preso come un caso particolare, ma non come un anno su cui eseguire trend particolari rispetto agli anni precedenti. Scusate, sto provando il telecomando. Ma... allora, come vediamo, appunto, il rifiuto urbano totale, vediamo che è calato rispetto all'anno prima. Allora, se dobbiamo vederlo come dato assoluto, siamo contenti perché appunto c'è una produzione inferiore di rifiuto. Però non posso, cioè non è che è stato che questa diminuzione è dovuta a delle azioni particolari nel 2020, ma ha dovuto appunto a quello che ho appena detto, al blocco delle attività e appunto anche al blocco dei turisti. Quindi sì, trend positivo, l'ho messo come con due punti di domanda. Sì, è sempre una cosa positiva che calino i rifiuti, però perché sono calati? Ed effettivamente nei due grafici vediamo, forse sono un po' complicati, sono stati messi in raffronto il rifiuto urbano pro capite e quello, quindi il totale del rifiuto urbano prodotto rispetto agli abitanti effettivamente del Veneto e il rifiuto urbano prodotto rispetto agli abitanti, comprendendo anche la quota dei turisti, con un calcolo, ok? Più elevato è questa differenza tra il pro capite normale e il pro capite equivalente, più elevata vuol dire che più c'è apporto del turismo. Come vedete nel 2020 le due barre sono quasi identiche. Nel secondo grafico appunto si vedono che i comprensori dove questa differenza è più marcata sono appunto i comprensori turistici. La percentuale di raccolta differenziata, abbiamo superato il 76%, anche qui c'è stato un dato positivo, ma è sempre da prendere con le pinze, cioè è un bellissimo dato, siamo sopra a livello del vecchio piano rifiuti ma ancora vigente, però appunto non dovremmo guardarlo rispetto agli anni prima, dal 2019, come trend. E abbiamo quindi comunque nel 2020 abbiamo moltissimi comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, che è l'obiettivo nazionale, e abbiamo oltre 400 comuni che hanno superato il 76%, che è il limite che è stato posto dal piano rifiuti del 2015. Variazione di produzione. Allora, abbiamo detto appunto che il rifiuto totale è diminuito, la raccolta differenziata è aumentata, anche le frazioni differenziate, quindi quelle raccolte in modo differenziato, sono diminuite.
Ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio quali sono queste frazioni che sono diminuite e soprattutto andiamo a vederle con il calcolo del pro capite equivalente, ovvero vediamo per ogni frazione quant'è il pro capite rispetto appunto agli abitanti, considerato anche i turisti. E vediamo che in questo grafico, quindi livellando l'apporto dei turisti, in parole povere, vediamo che sono aumentate alcune frazioni, anzi la maggior parte delle frazioni di raccolta differenziata sono aumentate, come l'organico, come il vetro, come la plastica, ed è diminuita la carta, che è un dato anche nazionale. Cosa significa questo? Significa che il cambiamento degli stili di vita, il blocco delle attività produttive, ha fatto in modo che appunto la carta, che è maggiormente utilizzata appunto delle attività produttive, appunto c'è stato il calo, ma le famiglie che erano più a casa e magari anche appunto proprio veramente la mutazione degli stili di vita ha favorito l'aumento delle raccolte differenziate. Per il rifiuto residuo abbiamo un meno 8,5% di pro capite, ma considerando anche appunto l'apporto turistico abbiamo un meno 6 kg. Quindi cosa possiamo dire? Che c'è sicuramente una produzione elevata da parte del flusso turistico nel residuo, ma anche gran parte del residuo viene prodotto dalle attività produttive, che questo appunto è un dato che non riusciamo a scorporare, non riusciamo a vedere nei rifiuti urbani quant'è quello prodotto da appunto le attività produttive e quello dei cittadini, almeno dal punto di vista dei nostri dati. Comunque a livello di termini assoluti del 2020 abbiamo raggiunto un 109 kg di pro capite residuo ad abitante e siamo appunto, abbiamo fatto anche la cartina con i bacini territoriali, abbiamo 6 bacini su 12 che sono sotto i 100 kg e adesso vedo poco perché lo schermo è lontano, però mi pare di ricordare sono 3 bacini su 12 che sono addirittura sotto l'80 kg, che sarebbe l'obiettivo più ambizioso del nuovo piano che adesso è in valutazione. Per quanto riguarda la gestione, in Veneto devo dire che nonostante la pandemia i gestori e gli impianti sono riusciti lo stesso ad adoperarsi, a lavorare, a portare avanti questo compito in cui molte attività erano chiuse, però gli impianti non hanno mai smesso di funzionare. Abbiamo una fitta rete di impianti di compostaggio, sono 29 impianti di compostaggio e una cinquantina di impianti sempre di compostaggio di piccole dimensioni che superano sicuramente il fabbisogno, perché hanno una potenzialità di 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti a fronte di 700.000 tonnellate di rifiuto organico prodotto. Poi abbiamo una fitta rete di impianti di recupero delle frazioni secche, quindi multimateriale, vetro, plastica e carta. E abbiamo 2 inceneritori che appunto ricevono il rifiuto urbano e gli scarti del rifiuto urbano, e l'inceneritore di Venezia ha iniziato l'attività nel mese di dicembre 2020 e praticamente si occupa dell'incenerimento del CSS prodotto sempre dall'impianto di Fusina. Le discariche dedicate ai rifiuti urbani sono appunto 8 e avevo preparato un diagramma di flusso che lo trovate all'inizio in sala, e appunto poi qua nella slide era poco leggibile perché è un po' complicato. Comunque nella gestione abbiamo che tutte le frazioni raccolte in modo differenziato vanno a impianti effettivamente di recupero. Il residuo invece viene destinato all'incenerimento, al TMB, al trattamento meccanico-biologico e alla discarica. Valutazioni. Ho quasi finito, siamo nei tempi. Valutazioni sul 2020 sulla gestione del residuo. Allora, nel 2019 avevamo 340.000 tonnellate che sono andate agli impianti di trattamento meccanico-biologico. Appunto, cosa fanno questi impianti? Arriva appunto il rifiuto residuo, fanno solitamente una vagliatura o una triturazione
Solitamente un sottovaglio va a impianti di biostabilizzazione, il sopravaglio può essere destinato o alla raffinazione per produrre CSS, combustibile solido secondario, oppure andare appunto anche o incenerimento o alla discarica se rispetto a determinati requisiti. Cosa vediamo? Nel 2020 abbiamo un netto calo del rifiuto residuo che è andato a questi impianti di TMB. Allora, abbiamo cercato le cause, un po' è stato per effettivamente diverso destino, cioè abbiamo alcuni bacini che hanno bypassato questi impianti e sono andati direttamente o all'incenerimento, ma soprattutto alla discarica. È possibile, questo sì è possibile, perché se appunto il MOP, il materiale organico potescibile, al di sotto di una determinata soglia, è possibile anche andare direttamente in discarica. E poi abbiamo avuto un netto calo della produzione di residuo, come dicevo prima nelle slide, determinata da abbiamo visto appunto nella provincia di Venezia, solo la città di Venezia è determinante per questo calo, per questo trend negativo. Per quanto riguarda l'incenerimento, la termovalorizzazione, abbiamo uno scostamento di poco conto, cioè che è additabile a una diminuzione del rifiuto residuo, ma non a una mutazione dei flussi di destino. Mentre per quanto riguarda le discariche abbiamo un netto aumento di circa 30.000 tonnellate dal 2019 al 2020. Questo deriva un po' dalla prima linea, praticamente come dicevo prima, dal TMB si è bypassato il TMB e si è andato direttamente in discarica e quindi sì, c'è stato appunto questa inversione di trend. Come vedete nei due grafici sotto, soprattutto quello di destra sulle discariche, vedete che fino al 2019 c'era il rifiuto urbano che non so se riuscite a leggere, che è la prima banda a sinistra, che era in diminuzione, e invece gli scarti che deriverebbero del TMB in aumento, e che un po' sarebbe anche quello che prevedrebbe il piano, quello vecchio ma anche quello nuovo. Nel 2020 c'è stata questa inversione di tendenza e abbiamo visto, non è stato determinato dal Covid, perché appunto c'erano le ordinanze che dicevano che doveva andare tutto prioritariamente alla discarica, perché abbiamo visto che i quantitativi non erano paragonabili alle 30.000 tonnellate, è stata proprio non so, per quell'anno lì una diversa destinazione del rifiuto. Per concludere, allora dicevo, buonissimo risultato del Veneto, siamo oltre il 76%, la regione è tra le prime d'Italia, l'ISPRA uscirà con i dati a fine dicembre, ma siamo sempre stati tra i primi in Italia, quindi non penso che ci scosteremo di molto. E cose da dire, peculiarità, è un'annualità che va presa un po' così, cioè buon risultato, però abbiamo avuto delle variazioni, dei blocchi con lockdown che non ci permettono di confrontare il 2020 con gli anni precedenti. Effettivamente anche il piano rifiuti, di cui vi verrà esposto fra poco appunto il metodo di calcolo e la presentazione, ha preso come dato rappresentativo il 2019 come annualità. E dopo abbiamo visto che c'è stata una gestione del rifiuto residuo in controtendenza, ovvero si è andati più verso la discarica che verso il trattamento o l'incenerimento prima. E questa cosa qui sarà da tenere un po' in considerazione. Adesso vedremo con i dati 2021 se è stato solo un caso dell'annualità o se è appunto da prendere in mano. Comunque poi vi parleranno del nuovo piano. Si prevedrebbe che in discarica, che pur siamo sotto il 10%, siamo al 4% rispetto al rifiuto totale prodotto, quindi siamo ampiamente nei margini, però appunto abbiamo visto questo andamento strano, ecco, per il 2020. È stato un anno particolare. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e dal nostro sito, non so se riuscite a leggere, c'è comunque si va temi ambientali e rifiuti a sinistra e c'è appunto il link per scaricare il rapporto con tutti i dati dettagliati di cui adesso vi ho fatto una sintesi velocissima. Ringrazio a tutti per l'attenzione.
Grazie. Grazie Alberto. Nel rapporto Comune di Cicloni trovate all'interno un'analisi sintetica che avete in cartellina di ARPAV e diciamo con questi dati insomma, risulta evidente come pur essendo un anno sui generis in qualche modo ci siano degli elementi interessanti da affrontare e da sviscerare, sapendo che bene o male la quota di rifiuti che abbiamo prodotto non si discosta moltissimo dagli anni precedenti, dagli ultimi 5-6 anni, sì, diciamo. Sì, siamo sempre sui 2,2 milioni di rifiuto totale. Perfetto, grazie davvero. Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto, intanto il dottor Paolo Giandon, che è direttore della direzione Ambiente e Transizione Ecologica, se vuole si può, quando vuole, nel frattempo accomodare. Rapporto Comune di Cicloni. Piero. Allora, anche quest'anno noi abbiamo realizzato il rapporto con Comuni di Cicloni Veneto, partendo, e veramente è la terza volta che lo si dice oggi, però va valorizzato, da un lavoro straordinario fatto dall'agenzia ARPA Veneto ed in particolare dall'osservatorio rifiuti. Cioè riusciamo a fare questo rapporto grazie alla qualità del dato che ARPA produce ogni anno. Nello stilare il nuovo rapporto con Comuni di Cicloni Veneto abbiamo preso in considerazione alcune cose che sono variate rispetto allo scorso anno. Tanto voi avrete delle percentuali di raccolta differenziata molto più alte. Perché? Perché la Regione Veneto è anche comprensibile per uniformarsi con le altre regioni d'Italia e per avere un dato parabile, prende come percentuale di raccolta differenziata a fini statistici quella è finita dal decreto ministeriale del 26 maggio 2016. Questo dato, che volgarmente chiamiamo percentuale di raccolta differenziata ISPRA, non tiene in considerazione molti scarti e molte azioni, per cui nel rapporto trovate quel dato di raccolta, di percentuale di raccolta differenziata e trovate altri due dati. Uno è il rifiuto urbano residuo per abitante, che abbiamo inserito perché sembra sia quello che dal nuovo piano rifiuti poi è l'obiettivo del nuovo piano rifiuti, ed è molto simile al dato di secco a smaltimento che noi mettevamo gli scorsi anni. E invece per la qualifica di rifiuti di comune rifiuti free abbiamo voluto aggiungere un altro fattore di complessità, e qual è? Quello degli scarti sulle frazioni. Cioè noi andiamo a considerare anche gli scarti di alcune frazioni. Questo per avvicinarsi al contatto di tasso effettivo di riciclo, che prima o poi anche c'è un'applicazione delle norme europee dove avremo da dare a considerare. Quindi i comuni rifiuti free rispetto agli anni scorsi scendono, sono 112, sono tanti, perché con il nuovo metodo di calcolo raggiungere i 75 kg di rifiuto avviato allo smaltimento pro capite per abitante e qui valente è un risultato
straordinario. Ecco, questo forse un po' ci rammarica che nel nuovo piano rifiuti non ci siano i 75 kg. Noi pensavamo che quello fosse un obiettivo ambizioso, sicuramente, già gli 80 kg lo sono, però avremmo sperato, ecco, un passaggino in più. L'importante appunto è che questi comuni, questi 112 comuni che oggi sono comuni rifiuti free, segnino veramente la strada anche agli altri comuni. Velocemente vi racconto un po' la classifica, ma ve la racconto perché veramente sono dei comuni e dei bacini, e cioè dei territori che fanno uno sforzo molto grosso nell'implementare metodi di raccolta, informazione ai cittadini e gestione dei rifiuti. Il primo comune in Veneto è San Gregorio delle Alpi con 46 kg di rifiuto a smaltimento e con 93% di differenziata. Poi abbiamo Agugliaro con 48 kg e 87% di differenziata, seguito da Damiane nel Trevigiano. Per la categoria sopra i 5.000 abitanti troviamo come primo comune Colle Unzaberto con 52 kg e 89% di differenziata, e poi per i comuni più grandi, contrassegnati anche da una maggiore difficoltà nell'informazione e nella permeabilità di alcuni sistemi di raccolta, abbiamo Vedelago con 57 kg e 89% di raccolta a differenziata, e Montebelluna, unico comune sopra i 30.000 abitanti che riesce a raggiungere la soglia dei 74 kg e il 90% di differenziata. Ecco, voi pensate che i 112 comuni rifiuti free che pesano circa il 15% della popolazione incidono come quantità di smaltimento del 7%. Un'analoga proporzione di cittadini, che è quella che vive nelle città sopra i 100.000 abitanti, incide per il 31%. Cioè abbiamo il 15% dei cittadini che da un lato incidono per il 7% nello smaltimento, e la stessa quantità che incide 4 volte tanto. Chiaramente esistono dei livelli di complessità che sono completamente diversi, però le esperienze come quelle di Treviso, che esce dai comuni rifiuti free di qualche chilo, però rimane veramente in una posizione eccezionale, indica anche un po' la strada che le nostre città devono intraprendere, e che alcune hanno già cominciato ad intraprendere. Ultimi due focus. È vero che è un anno in cui le presenze turistiche sono calate del 50%, però noi abbiamo comunque continuato a fare la classifica dei comuni con alta pressione turistica, dove si riconosce comunque anche lì una criticità, e in questi troviamo due comuni che spiccano. Il comune di Abano, che comunque con oltre 500.000 presenze turistiche all'anno riesce a fare un risultato di rifiuto a smaltimento di 142 kg con una percentuale di raccolta differenziata del 78%, e il comune di Cavallino Tre Porti, che arriva a una raccolta differenziata dell'80%.
100. Quindi anche nei comuni turistici, e cioè vedremo anche dopo delle esperienze, penso a Caorle e Ciabione San Michele al tagliamento, che stanno muovendosi per raggiungere gli obiettivi importanti. E oggi è veramente fondamentale che riusciamo tutti a cogliere un esempio dal lavoro che si sta facendo in questo senso. Solo se seguendo questo lavoro riusciremo in qualche modo a raggiungere gli obiettivi che, sebbene non sono quelli che proprio speravamo, comunque hanno ambiziosi che ci racconterà il dottor Gian dopo. Ultima cosa, abbiamo anche inserito nel dossier la classifica del bidone nero. Ci sono 10 comuni in Veneto che non riescono a raggiungere nemmeno il 50% di raccolta differenziata. L'emblema è Ferrara di Montebaldo e Dervezzo. Questi si fermano abbondantemente sotto il 20%, è un segnale preoccupante perché sono pochi, però è un segnale preoccupante, che in alcuni territori non si prenda in considerazione per niente la gestione dei rifiuti urbani. Quindi la nostra sollecitazione è veramente di seguire questi 112 campioni del Veneto per riuscire a raggiungere l'obiettivo di azzerare, tra virgolette, le discariche e lo smaltimento del rifiuto, creando sempre di più nuovi impianti di riciclo, riuso e riutilizzo. Grazie. Grazie Piero. Grazie Piero. Sicuramente ci saranno, ci auguriamo dei cambiamenti che potremo vedere anche grazie se e quando andrà definitivamente in porto questo nuovo piano rifiuti, tra cui anche in qualche modo il principio inquina paga, che può richiamare un po' lo stimolo rispetto a chi ancora non sta facendo bene. Dottor Paolo Giandon, prego, se preferisce lì, ottimo, che è il direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, che quest'oggi interviene per raccontarci il percorso del piano e le più importanti, le più salienti novità introdotte, e che ci servirà, insieme ai numeri e ai risultati che trovate, ripeto, nel rapporto. Per chi ci segue da casa, il rapporto è sul sito di Legambiente Veneto, già pubblicato, quindi si può andare a scorrere e vedere le classifiche anche da lì, che in qualche modo saranno i due elementi che potranno portare un utile contributo, noi crediamo, all'uscita da questo incontro, per poi andare a ragionare concretamente nei territori. Dottor Giandon, grazie. Sì, grazie. Ringrazio Legambiente per l'occasione, che è sempre molto stimolante, no? E ci aiuta a tenere l'attenzione sempre alta su questo tema. Desidero ringraziare anche in apertura ARPAV, perché chiaramente è stato già detto prima, senza i dati, senza il grosso lavoro di analisi di questi dati che fa ARPAV, sarebbe impensabile poter costruire un piano come adesso io ve lo presenterò. Il piano, deriva da un percorso che la Regione Veneto ha iniziato nell'88 col primo piano regionale di smaltimento, all'epoca era di rifiuti solidi urbani, e poi nel 2004 un nuovo piano, l'ultimo nel 2015. Di fatto è un piano che non è scaduto, è un piano tuttora vigente, che però riportando, valutando, prevedendo scenari fino al 2020 ha necessità di un aggiornamento. Ed è per questo che nel 2021 la Giunta regionale ha preso l'iniziativa di
procedere con l'aggiornamento del piano regionale. E in particolare è stata una delibera in giugno in cui sono stati stabiliti degli indirizzi e successivamente a fine ottobre è stato adottato questo piano di cui vi presenterò gli elementi principali. Come diciamo in parte ho già detto, c'era una necessità da un lato di aggiornare gli obiettivi nei termini numerici, cioè stabilire rispetto agli indicatori che erano stati stabiliti quali dovevano essere negli anni successivi al 2020 gli obiettivi a cui tendere. Dall'altro c'era anche una necessità di tener conto dell'abbondante normativa che dal livello europeo a quello nazionale era intervenuta nel frattempo, soprattutto il pacchetto economia circolare che ha impattato notevolmente anche sulle capacità e sulle possibilità di stimolare un ulteriore recupero in determinate filiere produttive. Quindi diciamo che in questo piano si è cercato soprattutto sulla base appunto di queste novità normative di creare una sinergia anche qua con un'abbondante ormai pianificazione che anche a livello regionale oltre che nazionale è intervenuta, è stata aggiornata nel frattempo sulle tematiche più disparate, insomma dal piano di tutela dell'atmosfera piuttosto che il piano d'azione nitrati, piuttosto che il programma POR-FESR che adesso è all'inizio di un nuovo settennio, la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, tutti interventi importanti in campo ambientale a cui il piano rifiuti deve necessariamente raccordarsi. E un altro principio ispiratore, un'altra metodologia che si è voluta ottenere sempre di concerto con ARPAV, Regione ARPAV, è incontrare i soggetti che sul territorio si occupano quotidianamente, hanno a che fare con la gestione dei rifiuti, quindi in primis i consigli di bacino, ma anche le categorie economiche, associazioni di categoria varie, anche i consigli di bacino della gestione del ciclo dell'acqua, perché anche là c'è necessità di intervenire e di dare indirizzi sulla gestione dei rifiuti che anche da quelle attività si producono. Attualmente a che punto è il piano? Tanto per dare anche un po' di indicazioni sui tempi in cui si prevede poi l'approvazione definitiva. Attualmente è aperta la fase di raccolta delle osservazioni, il piano è stato pubblicato sul sito della Regione a inizio novembre e al 4 gennaio scadono appunto questi tempi in cui chiunque, i soggetti interessati dal qualunque cittadino alle amministrazioni possono esprimere osservazioni. C'è anche però un periodo di 30 giorni che è in scadenza il 16 dicembre, in cui, che è riservato alle autorità ambientali, cioè a tutti i soggetti che hanno competenza per norma ad esprimere un parere e delle osservazioni sul piano per inviare le osservazioni che sono più di carattere istituzionale logicamente in questo caso. I tempi in cui si dovrà concludere questa procedura di VAS sono 90 giorni, quindi diciamo che la Commissione VAS regionale si dovrà esprimere entro inizio febbraio, dopodiché il piano passerà all'approvazione del Consiglio per la sua definitiva, nella sua versione definitiva. Come dicevo, riassumendo, i principi ispiratori quindi sono una continuità con gli obiettivi della precedente pianificazione, nel modo che vedremo poi, un adeguamento alle nuove richieste del pacchetto economia circolare, tenere in considerazione i nuovi obiettivi posti dal Green New Deal europeo e dal PNRR, un'incentivazione massima della riduzione dei rifiuti e del recupero a fronte di uno smaltimento solo residuale. E diciamo che in questo senso la direzione è la medesima che anche chi mi ha preceduto ha indicato e che deve andare nell'ottica del tendere all'obiettivo del rifiuto zero, che richiederà grossi sforzi ma che deve essere sempre un po' l'orizzonte a cui tendere. E poi un'attenzione a tematiche specifiche, in particolare i rifiuti plastici per le problematiche di inquinamento ambientale che
che hanno, e poi e di dispersione nell'ambiente in particolare, e poi anche i rifiuti della transizione energetica, che non bisogna dimenticare, insomma, dallo smaltimento dei pannelli fotovoltaici alle batterie delle auto, la necessità anche di un ammodernamento tecnologico per rispondere alle esigenze di minore impatto ambientale, che però portano con sé poi anche una necessità di poter recuperare i materiali che andiamo a dismettere. Quindi gli obiettivi principali del piano sono una riduzione del rifiuto urbano residuo, e tra obiettivi e strumenti ci sta la necessità di una più forte regia regionale sui flussi del rifiuto urbano residuo, proprio per soprattutto andare ad attenuare le disomogeneità che tra i diversi territori ancora si riscontrano rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata. Gli strumenti individuati sono una tariffa unica di conferimento del rifiuto urbano residuo. Anche qua ci troviamo in una situazione in cui diversi impianti che ricevono questi materiali applicano tariffe diverse, con disparità poi anche ricadute diverse sugli utenti, ma soprattutto la tariffa unica potrebbe fornire appunto la possibilità di intervenire con misure di incentivazione e disincentivazione a seconda che i comportamenti siano virtuosi o meno, per appunto concorrere al raggiungimento degli obiettivi che prima ho indicato. Rispetto alla disomogeneità a cui accennavo, a fronte di un obiettivo del piano rifiuti che prevedeva al 2020 il raggiungimento dei 100 kg abitanti per anno come media regionale, in realtà il dato 2019 ci dà ancora un livello che è tra i 110 e i 120 kg abitanti anno. Qua, se facciamo riferimento ai dati 2019, perché logicamente i 2020 ancora non erano disponibili al momento dell'elaborazione del piano, però c'è una necessità di uniformare questo risultato tra i vari territori, perché come è possibile vedere da questo grafico a barre, ci sono territori, soprattutto i capoluoghi purtroppo, in cui si fatica a avvicinarsi a quegli obiettivi che erano stati individuati. Quindi qua un po' ribadisco che per ovviare a questo problema la tariffa unica regionale sembra essere uno degli strumenti importanti, con una massimizzazione logicamente al recupero di materia e energia rispetto allo smaltimento in discarica, che deve diventare sempre più residuale. La tariffa unica potrebbe consentire la costituzione di un fondo regionale che permette di disincentivare o incentivare i comportamenti nei vari territori, e soprattutto, per lo scenario più ambizioso, una spinta ulteriore sulla tariffazione puntuale, secondo la necessità proprio di applicare meglio il principio del chi inquina paga. Quindi vediamo brevemente quali sono le ipotesi di scenario indicate dal piano. Premetto già che lo scenario auspicato, ma sulla quale poi potrà essere il Consiglio regionale che si esprime in via definitiva, però è chiaro che lo scenario che si vuole proporre è lo scenario secondo che vedremo poi, cioè quello più sfidante. Gli altri due ci servono un po' per fare delle valutazioni di confronto. Lo scenario 0 è lo scenario, chiamiamolo, di tendenza senza nessuna azione di piano, cioè se noi lasciassimo andare senza ulteriori interventi la gestione dei rifiuti per come sta andando, anche in base ai dati aggiornati che sono stati presentati prima, potremmo arrivare al 2030 presumibilmente a una raccolta differenziata a livello regionale attorno al 78%, con un rifiuto residuo pro capite di 104 kg anno, però vedete che già il numero relativo al rifiuto residuo è molto distante da quell'obiettivo che già al 2020 avrebbe dovuto essere raggiunto del 100, cioè è vicino al 100 ma 10 anni dopo.
Nello scenario 1, invece, che potremmo chiamare lo scenario di conformità normativa, che cosa intendo? Perché di conformità normativa? Perché nell'ipotesi che Padova e Verona, che sono le due situazioni più critiche, raggiungessero il 65% di raccolta differenziata, potremmo stimare che il residuo pro capite del Veneto possa arrivare, già solo raggiungendo gli obiettivi in questi due territori, attorno ai 90 kg per abitante per anno. E quindi ecco che si pone in questo scenario 1 un obiettivo che è di 90 kg abitante anno, con una percentuale di raccolta differenziata all'82%, un tasso di riciclo attorno al 69%. Quindi questo è lo scenario appunto intermedio. Nello scenario invece, chiamiamolo più ambizioso, o lo scenario 2, proprio diciamo nell'ipotesi di introdurre, oltre a una regia regionale e una tariffa unica che comunque sono necessari anche per raggiungere gli obiettivi dello scenario 1, anche un'ulteriore spinta alla tariffa puntuale, e in questo modo potremmo raggiungere, diciamo, darci come obiettivo per il 2030 gli 80 kg di rifiuto residuo pro capite anno e l'84% di raccolta differenziata con un tasso di riciclo del 70%. Ecco che anche confrontando, qua c'è un rapido confronto insomma, no, con gli obiettivi che Legambiente aveva indicato, che chiaramente sono più sfidanti, come è stato detto, però diciamo che è una tendenza insomma, in una direzione, ad andare nella stessa direzione, magari con tempi diversi, chiaramente forse con una prospettiva di maggior prudenza, però diciamo che la tendenza è di andare in quella direzione. Questa è, mi scuso, ma è una tabella un po' complessa, ma è semplicemente per introdurre un concetto che di cui si è voluto tener conto, e che è quello dell'indice di complessità territoriale. Cioè chiaramente ciascun ambito territoriale ha le proprie specifiche problematiche che stanno nella densità abitativa piuttosto che nelle presenze turistiche, e quindi si è fatta anche una simulazione per cercare di tener conto di questa diversa complessità e quindi individuare obiettivi diversi per i territori diversi, proprio sulla base della maggiore o minore facilità ad applicare, diciamo, a gestire i rifiuti e quindi a raggiungere quegli obiettivi che avevamo detto. Qua veniamo un attimo agli impianti, che è un altro degli aspetti importanti del piano. La scelta, diciamo, indicata dalla Giunta è quella di non prevedere ulteriore capacità di trattamento rispetto a quelle già autorizzate, già presenti sul territorio veneto, quindi non ulteriori volumi di discariche, nessun aumento delle capacità di trattamento e termovalorizzatori esistenti. In questa condizione, vedete le tre barre rappresentano i tre scenari. Nello scenario 0 esauriremo questa capacità disponibile per discarica, parliamo di volumetria di discarica, perché logicamente la capacità di trattamento termovalorizzatori rimane invariata nel tempo. Ma andremo ad esaurire i volumi di discarica nel 2027, nello scenario 0, mentre nello scenario 1 potremo arrivare al 2029, nello scenario 2 al 2030. È chiaro che ci vorrà prima del 2030 un ulteriore aggiornamento, diciamo un'ulteriore verifica e aggiornamento intermedio per verificare se effettivamente stiamo andando nella giusta direzione e quindi apportare eventuali correttivi in fase, per la fase, diciamo, per il quinquennio, diciamo così, successivo. Brevemente per i rifiuti speciali, perché il piano si occupa anche di rifiuti speciali, ma visto che il tema della giornata odierna è principalmente urbani, per gli speciali vorrei fare solo un flash, no? Qua il piano introduce sostanzialmente un cambio di prospettiva. Diciamo, anziché guardare al mondo dei rifiuti speciali con l'ottica dell'economia lineare, cioè guardare al fabbisogno di smaltimento che deriva dalla presenza di filiere e processi produttivi sul nostro territorio, bisogna passare ad una prospettiva proprio di economia circolare e quindi fare in modo che per le varie filiere produttive si sia in grado di fare
un cammino insieme con gli operatori economici per far diventare progressivamente tutti i materiali che ora sono rifiuti delle risorse, perché questa è l'unica prospettiva che ci può dare un futuro. Io qua mi fermerei per le domande, insomma, casomai sono a disposizione. Grazie. Grazie mille, dottor Giandon. Faccio una domanda veloce al termine dell'intervento. Una delle difficoltà è sicuramente quella di preservare le discariche create per i cittadini ad uso dei cittadini, cioè quegli obiettivi, quel grafico che ci abbiamo messo sull'esaurimento degli impianti prevede che immagino veda che le discariche vengano utilizzate solo a scopo solo per i rifiuti urbani e non per i rifiuti speciali. Ecco, questo sarebbe utile garantirlo in qualche modo. Non so se avete pensato un modo per garantirlo, se ci sarà la possibilità di ampliarlo dopo. Diciamo che ci sono dei diritti acquisiti da parte degli operatori che hanno chiesto le autorizzazioni in un certo modo e quindi l'ente ha dovuto dare le autorizzazioni secondo norma in risposta a queste richieste. Lo sforzo che ha fatto la Regione finora è stato proprio questo, cioè spostare il più possibile quelli che erano spazi quasi esclusivamente pensati per i rifiuti speciali e magari residualmente solo per i rifiuti urbani, e spostarli invece ribaltando questa visione per la gestione principalmente dei rifiuti urbani. Quindi quello che si è potuto fare per alcuni impianti, diciamo, vale questo principio, cioè si tratta solo urbani. Laddove questo non era possibile, si è comunque fatto il massimo sforzo per riservare la maggior quota possibile per i rifiuti urbani e anche per eventuali situazioni di emergenza, insomma, che possono sempre capitare. Quindi questo è certo che in prospettiva futura si vorrebbe fare di più. Cito l'assessore che dice sempre, no, che già 15 anni fa, anche solo per i rifiuti speciali, si voleva fare in modo che gli impianti in Veneto trattassero prioritariamente i rifiuti prodotti in Veneto, e questo non è stato possibile perché poi questa decisione presa dal Consiglio è stata impugnata per il discorso del libero scambio, eccetera, eccetera. Quindi l'intenzione della Regione è chiara e va in questa direzione, non sempre, devo essere sincero, ci si riesce. Grazie. Grazie davvero, dottor Giandon. Direi che ora passiamo alla parte, diciamo, di ragionamento e di discussione su quella che può essere la messa a terra degli obiettivi, e quindi con il mondo delle imprese, delle aziende, del ciclo dei rifiuti, per provare a ragionare poi su cosa c'è già di presente e di attivo in Regione, su cosa si sta programmando e come queste programmazioni e queste intenzioni possono diventare elementi per costruire il raggiungimento di quegli obiettivi nei periodi, nei tempi che il piano in qualche modo ci indica. Io la ringrazio davvero, prego. Grazie anche a Piero De Candia. Io lascio il posto e invito qui Giulia Assogna, giornalista di Nuova Ecologia, che è media partner di Ecoforum sesta edizione, come lo è i quotidiani locali del gruppo GEDI, quindi Mattino di Padova, la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso e il Corriere delle Alpi, che stanno seguendo, li ringraziamo, insieme a noi questo evento. Nuova Ecologia è anche online, oltre che sulla pagina Facebook di Legambiente, a divulgare questo evento, mentre sui quotidiani locali trovate già oggi i risultati e le classifiche. E poi nel pomeriggio avremo presente anche il condirettore dei quotidiani locali, Paolo Cagnan, per la sessione di premiazione dei comuni campioni di riciclo e di riduzione dei rifiuti. Prego Giulia. Nel frattempo invito anche, lo faccio io finché ti accomodi, invito anche i relatori della prima sessione di questi talk tematici che si susseguiranno a sedersi al tavolo, e sono Matteo
Roitero, responsabile di Agnochiampo Ambiente, Luca Michelutto, che è il presidente di ASVO Ambiente Servizi di Venezia, Giacomo De Luca, che è il presidente di Savno, e quindi prego, accomodatevi pure, il microfono è lì. Grazie Luigi. Non so se riusciamo, ecco, adesso ci sentiamo. Buongiorno, disponetevi pure. Sì, è uguale, diciamo che, ecco, allora passo io il microfono, ecco. Buongiorno. Non so se manca qualcuno dei relatori. Sicuramente Cristina Guarda, la pregherei di avvicinarci, ecco, raggiungerci, e Giacomo De Luca non è ancora arrivato. Benissimo, lo aspettiamo. Eccoci. Ringrazio innanzitutto tutti coloro che sono intervenuti prima di noi, ringrazio Luigi Lazzaro per la presentazione. Ecco, io sono Giulia Sogna, giornalista di Nuova Ecologia, e vi accompagnerò in questo percorso, appunto dal titolo Semplificazioni, impianti e pianificazione, l'economia circolare nella transizione ecologica. Analizzeremo un po' i diversi aspetti della gestione dei rifiuti nella Regione Veneto per capire un po' come riusciremo, come cercano le aziende e la politica, di raggiungere questi ambiziosi obiettivi che ci hanno presentato precedentemente. Ecco il microfono, Cristina, se può. Ecco, benissimo, così stiamo tutti microfonati. Questa sessione sarà articolata in 3 diversi talk tematici, il primo dedicato all'innovazione e allo sviluppo nella gestione dei servizi, il secondo invece alle filiere e ai distretti circolari, e il terzo all'economia circolare dei rifiuti e degli scarti organici, quindi cercheremo un po' di fare un quadro, ecco, complessivo della situazione. Pregherei tutti i relatori di rispettare un po' i tempi, abbiamo più o meno 6-7 minuti a testa in modo che riusciamo a far parlare tutti. Mi rivolgerei quindi subito a Cristina Guarda, membro del Consiglio regionale del Veneto. Cerchiamo qui di aprire un po' un dialogo, no, tra le parti e chiaramente tutti i portatori di interesse. Del gruppo Europa Verde, alla quale chiederei, ecco, di farci un po' un quadro sulla situazione attuale e se ci sono eventuali criticità da sottolineare o domande che vuole porre insomma alle aziende del territorio. Grazie Prego. infinite, intanto grazie di questo invito. Posso togliere la mascherina? Puoi togliere, qua temporaneamente. Grazie di questo invito, è un piacere incontrare Legambiente, tutti gli operatori del settore che oggi sono qui e con cui sarò molto interessata ad ascoltare le loro parole, i loro progetti, e nel frattempo vorrei ringraziare in particolar modo ARPAV per aver presentato ciò che anche ieri, poi dopo in Consiglio regionale nella Commissione Ambiente è stato ufficializzato, sia la presentazione appunto del piano rifiuti, porgendo anche ad ARPAV, mi permettete anche questo passaggio, un messaggio di vicinanza, dato appunto i recenti attacchi, diciamo raid, che si sono verificati a danno di strumentazioni appunto di loro proprietà, di loro utilizzo, interrompendo quindi il servizio a Vicenza, per cui vorrei testimoniare la vicinanza e allo stesso tempo, insomma, l'esigenza di sostenere allora ancora di più oggi con coraggio i professionisti che all'interno di ARPAV consentono poi l'attività di controllo e monitoraggio e quindi e poi naturalmente poi dopo anche di elaborazione di quelle che sono le strategie da attivare nel territorio. Diciamo che il Veneto sicuramente, come è stato presentato prima, ha nel suo portfolio diverse medaglie per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, in particolar modo per quanto riguarda gli obiettivi sulla raccolta differenziata, lo è stato detto prima. Certo che questo piano dei rifiuti lancia nuove sfide, cioè quello di considerare la riduzione della produzione, anzi il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata, partendo da 2 azioni sicuramente innovative ma necessarie, visto l'evoluzione anche europea verso l'economia circolare, per cui la riduzione della produzione del rifiuto e la valorizzazione del rifiuto non più come un residuo ma come appunto una nuova opportunità e una nuova strategia. Per quanto riguarda il lavoro all'interno del Consiglio, io sì, sono in minoranza, per cui in questi anni ho provveduto a diverse segnalazioni e sollecitazioni rispetto a progettualità necessarie per quanto riguarda la soluzione di alcune criticità che, per quanto riguarda appunto il rifiuto poi domestico eccetera, e la raccolta differenziata in generale, riguarda naturalmente l'indifferenziato, come è stato sottolineato prima, e
per cui l'obiettivo che si pone anche il piano di andare a unificare la tariffa, di intervenire con un contributo per il disagio ambientale e quindi a raggiungere obiettivi molto più performanti da questo punto di vista è sicuramente ottimo. Per quanto invece riguarda la questione del rifiuto speciale, ciò che in questi anni abbiamo portato in Consiglio regionale sono le difficoltà legate ai principali rifiuti speciali, in particolar modo pericolosi, prodotti all'interno del nostro territorio, che sono quelli appunto derivanti dal trattamento dei rifiuti delle acque, delle demolizioni, delle attività di costruzione e della chimica organica, aspetti che interessano poi anche in altri interventi per quanto riguarda il famoso progetto Veneto Riciclone, che impatta da un punto di vista poi anche economico, produttivo e sociale e ambientale all'interno del nostro territorio. Come? Penso per esempio alla gestione dei fanghi e alla trasformazione di essi come ammendanti, quindi la distribuzione di gessi all'interno del territorio veneto e non soltanto, che ha creato e sta creando alcune difficoltà operative anche in termini di gestione, proprio per un'assenza, oltre che per le quantità, come dire, di sostanze poi all'interno consentite, ma allo stesso tempo per un'assenza di una valutazione oggettiva. Io vengo dal mondo dell'agricoltura, la valutazione appunto dell'utilizzo di queste risorse deve essere fatta sulla base delle reali necessità del terreno, una valutazione di tipo quindi agronomica sulla qualità del terreno, sulle sue specifiche esigenze e di conseguenza sulle quantità possibili, mentre in questi anni abbiamo visto un po' un'esasperazione, diciamo, in questa logica, che questo piano va a regolamentare sicuramente in maniera molto più decisa e necessita comunque di un intervento legislativo ad hoc proprio per andare a consentire una valutazione rispetto alle opportunità ad esso. L'altro aspetto è riferito per esempio ai rifiuti biodegradabili e compostabili. È una strategia importantissima quella della sostituzione della plastica con rifiuti che appunto siano biodegradabili e compostabili, certo però che poi gli impianti devono essere messi nelle condizioni di poter gestire questo rifiuto come tale, per cui non più come un rifiuto, non più come plastica o come rifiuto secco, quindi indifferenziato, ma come realmente realmente nella propria funzione, per cui una riflessione che in questi anni abbiamo portato in Consiglio regionale e in passato e anche durante lo scorso anno, durante la discussione del scorso bilancio, era proprio quello di andare a implementare progetti di ricerca, di sperimentazione per la gestione oltre i 45 giorni di tempo di maturazione all'interno degli impianti per la gestione del rifiuto umido. E l'altro aspetto è la questione delle linee di incenerimento, perché gli investimenti che oggi sono in corso, i progetti che oggi sono in corso di ampliamento delle linee di incenerimento devono andare naturalmente di pari passo all'evoluzione che il piano ci dà in termini di riduzione della produzione di rifiuto, che poi dovrà essere, per oggi appunto è classificato a essere in gestione a questi impianti, cioè se vi è una riduzione del rifiuto indifferenziato e se vi è anche un percorso poi anche comunicativo che deve esserci e educativo della cittadinanza per la riduzione dello stesso. Penso per esempio alla questione dei dispositivi sanitari personali, per cui pannolini, assorbenti eccetera, che per esempio in quest'ambito costituiscono molto spesso, penso a Fusina, una componente molto importante in termini di quantità di prodotto che deve essere incenerito. Ecco che se si agisce da un punto di vista comunicativo a monte nella sostituzione, nella riduzione della produzione del rifiuto, e a valle appunto andando a implementare progetti di qualità come quello appunto che sappiamo Trevigiano proprio per il recupero dello stesso, è ovvio che i ragionamenti rispetto a questi ampliamenti devono essere probabilmente calati nella direzione appunto, nella dimensione futura. Queste sono le problematiche che noi abbiamo portato, si affiancano ad altre che ho letto oggi verranno presentate da parte delle aziende che oggi propongono innovazioni notevoli. Da questo punto di vista mi fermo qui e lascerei la parola agli operatori. Grazie Cristina, allora torneremo poi successivamente per una riflessione conclusiva, insomma, dopo aver ascoltato le esperienze sul territorio. Nel frattempo ci ha raggiunti, buongiorno, Giacomo De Luca, presidente di Safno, al quale però chiedo di prendere un microfono se possibile, così poi dopo siamo già tutti microfonati. Ecco, quindi mi rivolgerei a questo punto a Matteo Reutero, responsabile dell'impianto Agno Chiampo Ambiente. Sì.
buongiorno. Ecco, so che ha Buongiorno. delle slide, vi prego tutti i relatori di presentarsi insomma, Sì. brevemente e riuscire a, ecco, a porre Ok. magari anche delle domande o delle complessità. Abbiamo visto anche l'importanza ormai dei nuovi investimenti disponibili con il PNRR. Non so se vediamo le slide, ecco, non le vediamo qui, quindi prego, lascio la parola. Eccomi qua, buongiorno. Allora, io sono qui oggi per Agnocampo Ambiente e sono qui per presentarvi il nostro primo impianto per il recupero delle terre da spazzamento. Allora, Agnocampo, tanto per spiegarvi chi siamo, scusatemi se... Ah, perfetto. Mi aiuto anche un po' con delle... Sì, forse è meglio, grazie. Eccomi qua. Oh, pronto? Sì? Mi sentite bene? Allora io rappresento Agnocampo, che è un'azienda, una società a capitale pubblico locale, che svolge la propria attività nella zona ovest di Vicenza e gestisce il ciclo integrato dei rifiuti per 22 comuni. I 22 comuni che sono nella valle dell'Agnocampo, quindi poche parole nella parte ovest di Vicenza. Allora, Agnocampo Ambiente è un'azienda che si occupa della raccolta, il trasporto e gestione dei rifiuti urbani, degli ecocentri, della gestione degli ecocentri e del latari. Svolge il suo lavoro principalmente con un sistema di gestione porta a porta. Attualmente stiamo avviando anche la gestione della raccolta porta a porta col vetro. Scusate un attimo, ma non sono abituato a parlare in pubblico, il mio lavoro si occupa principalmente di gestione impianti. Allora, noi siamo stati a livello regionale, questi 22 comuni hanno deciso hanno deciso di fare un passo in avanti nella gestione di quello che è il ciclo integrato dei rifiuti. E con lo sviluppo di questo impianto di terre da spazzamento. In poche parole, questo impianto è ubicato nella zona del Vicentino tra Montecchio Maggiore ed Arzignano, comodo per la zona pedemontana e nella gestione di questo impianto posso dirvi che scusatemi, ma mi sembra non sono... Se vuole riorganizzare l'ordine... E quindi siamo questo primo impianto per la gestione del recupero per lo spazzamento. Del recupero delle terre da spazzamento. Allora io vado subito al sodo nella descrizione di questo impianto, quindi siamo i primi nella gestione a livello provinciale di Vicenza che hanno deciso di svolgere questa attività di recupero della frazione delle terre da spazzamento. Questa frazione principalmente è composta da una frazione che tendenzialmente può essere recuperata. E in questi anni, come abbiamo visto da rapporti che ARPA ha descritto, ha avuto uno sbocco principalmente nelle discariche e a livello regionale e provinciale non abbiamo impianti con grosse capacità se non all'est, fuori provincia, fuori regione in poche parole. E qui vedete la localizzazione del sito. Il sito si trova nella zona ovest di Vicenza, era raggiungibile attraverso la nuova pedemontana veneta. Allora, io qui ho messo alcuni dati dove ARPA prima di me sicuramente li può dare dei dati migliori e più dettagliati. Allora, la produzione della provincia di Vicenza è di circa 17.000 tonnellate anno, la produzione di Agnocampo è di circa 4.000 tonnellate anno e pertanto la scelta di questi nostri comuni, questi 22 comuni, è stata quella di cercare di dare una risposta più completa alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, avviando questo impianto e mettendo a disposizione la porzione residua del rifiuto, della gestione del rifiuto, quindi dalle 17.000 tonnellate di potenzialità che ha questo nostro impianto, il residuo si apre alla possibilità di dare appoggio o risposta a questo smaltimento per le altre aziende
pubbliche o comunque che gestiscono il territorio sia vicentino che regionale. Allora, vediamo un attimo. Allora, l'impianto che lo possiamo dividere in due linee. Adesso vado un po' nel dettaglio, scusatemi per la prima parte, ma non è la mia specialità parlare in queste sedi. Allora, l'impianto, per essere molto semplice, è costituito molto chiaro, è costituito da due linee. Una linea di trattamento principalmente meccanica, che è quella della parte solida del rifiuto, e una del trattamento della parte liquida. Quindi l'impianto consiste, qui vedete una slide dove noi l'obiettivo è quello di trasformare, di raccogliere da questo rifiuto principale, attraverso un'operazione di recupero, ottenere del materiale che non è più rifiuto, quindi MPS. Allora, qui nel dettaglio entriamo nella descrizione dell'impianto, così vado via veloce. L'impianto è costituito da due linee, come vi dicevo. Il cuore principale della prima linea è una sfangatrice, che è il cuore principale. Questa sfangatrice è costituita da un cassone inclinato, tanto per darvi dei dettagli, dove lì, attraverso un sistema a pioggia, controcorrente, quindi essendo inclinato e controcorrente, il materiale più solido, più grossolano, si sposta verso la fase, l'uscita del materiale, quindi l'uscita del cassone inclinato, e l'acqua controcorrente dilava tutte quelle che sono le sostanze che aderiscono principalmente al materiale inerte. Allora, dopo la prima fase, quindi c'è una prima fase di sgrossatura a 30 mm, si arriva a questa sfangatrice che permette il lavaggio di questo materiale. Poi una successiva fase di selezione attraverso un vaglio permette di ottenere dei materiali residui, che sono la sabbia, la ghiaia e il ghiaino. Questi materiali, attraverso questa capacità dell'impianto di lavare il materiale, quindi di sottrarre attraverso l'acqua gli inquinanti, ci permette di rendere questo materiale, di chiudere il ciclo dei rifiuti. Per quello noi parlavamo di chiudere il ciclo dei rifiuti dello spazzamento, perché del rifiuto noi andiamo a recuperare una frazione che può essere impiegata nel settore dell'edilizia o comunque della parte dei lavori stradali o quant'altro che può essere relativo all'uso di materiali di questo genere. Per darvi qualche dato, in linea generale noi pensiamo di riuscire a recuperare da circa un 60-70% di questo materiale. Adesso vediamo qua un attimo nel dettaglio quello che sarà vediamo, vi faccio vedere un attimo, eccolo qua. Quindi attraverso questa è la prima tramoggia di carico, quindi il materiale viene caricato qui e attraverso un vaglio, insomma, viene separata la prima fase superiore ai 30 mm, quindi principalmente foglie, plastiche e lattine verranno divise da questo materiale, che continuerà il suo processo all'interno di questa che è la sfangatrice, che è quel cassone inclinato su cui avviene il lavaggio del materiale. C'è una sgrigliatura del materiale e questo è il vaglio finale che permette poi la separazione ed il lavaggio del prodotto. Quindi c'è un grande consumo di acqua, ma abbiamo, attraverso la seconda sezione dell'impianto, che è un depuratore, riusciamo a recuperare quasi tutta l'acqua dell'impianto che utilizziamo per il processo. Si calcola che quasi il 90% dell'acqua verrà recuperata. Qui vediamo la sezione di separazione delle sabbie, che si vedono lì dei tubicini che girano, che permettono la separazione per gravità di questa sabbia. La visione dell'impianto, e questa è la sezione di filtrazione delle acque, dei fanghi ottenuti dal lavaggio, dalla depurazione delle acque. Allora, quindi la gestione nota... Mi scusi, le dovrei chiedere di avviarsi le conclusioni così... Sì, no, infatti io arrivo subito alle conclusioni. Quindi noi come azienda ci poniamo
come primi a livello provinciale di Vicenza nella gestione di questa tipologia di rifiuto, assicurando una gestione integrata di quello che è tutta la gestione del rifiuto. Quindi partendo da un rifiuto si arriva a un recupero del 60-70%, questo ci permetterà di ridurre in maniera molto drastica ed elevata la frazione che andrà in discarica. Quindi riteniamo che questo possa essere all'interno dell'economia circolare un grande passo in avanti per la provincia di Vicenza e per la regione Veneto, in quanto gli impianti che attualmente stanno dando la maggiore risposta per questa tipologia di rifiuto attualmente si trovano tutti fuori regione. Poi per altre domande sono qui. Va bene, grazie. Avremo un momento conclusivo. Sì, grazie, può lasciare anche quello lì. Perfetto. Quindi mi rivolgerei a Luca Michelutto, presidente di ASVO Ambiente Servizi Venezia, ecco, che gestisce rifiuti in una parte di territorio veneto complesso, no? Dove c'è anche un flusso turistico balneare notevole. Quindi delle novità anche si stanno introducendo nel sistema di raccolta a porta a Caorle e Bibbioni, quindi ecco, la pregherei di presentarci un po' la vostra esperienza, ugualmente come preferisce, sì. E poi ecco, avremo anche un momento finale per riuscire a... Buongiorno a tutti, sono Luca Michelutto, da un po' di tempo presidente di ASVO SPA. ASVO SPA, per chi non la conosce, faccio una breve presentazione. Posso togliere qui? Ecco. Faccio una piccola presentazione. Per chi non la conosce, è l'azienda che si occupa dei rifiuti nella parte del Veneto orientale, dei comuni che vogliono andare in Friuli, tra virgolette, che appunto sono gli 11 comuni del Portoguarese, per capirci, dove appunto Portogruaro è il comune capoluogo e poi ci sono altri 10 comuni, tra cui, come diceva bene la giornalista, i 2 comuni balneari che normalmente insieme in stagioni normali fanno circa 10 milioni di presenze turistiche queste 2 località, dunque è quasi un quinto dell'intera regione Veneto, so, per capirci. È un'azienda, come vedete nel payoff sotto ASVO, del gruppo Veritas, perché era un'azienda di fatto dove in house faceva il servizio negli 11 comuni e il capitale era appunto degli 11 comuni del Portoguarese. In realtà avevamo una discarica nel comune di Portogruaro, tra Portogruaro, Fossalta di Portogruaro e San Miguel Tagliamento, che è stata chiusa nel 2006. Tra l'altro in questi giorni stiamo avendo le autorizzazioni per il capping definitivo dei 2 lotti su 3 la discarica, dove chiudiamo anche dal punto di vista ambientale questa pagina che ha fatto, questa buca che ha fatto raccolta negli anni 80 e anni 90 per il Portoguarese e anche per le 2 spiagge, ma non solo il Portoguarese, perché arrivavano camion anche a portare rifiuti dalla provincia di Venezia e da altre realtà, insomma, dove chiudiamo anche questo, visto che siamo in un posto dove l'ambiente diventa veramente un elemento importante, come dovrebbe essere nella quotidianità. Anche questa bella notizia che andiamo a chiudere questa discarica, insomma, finalmente, ecco, a fare il capping definitivo, insomma, il collaudo, e comincerà dunque fra pochi giorni la gestione post mortem dei 2 lotti su 3 della discarica. Appunto, non avendo più la discarica, ASVO ha fatto uno scambio azionario con Veritas. Oggi il capitale sociale è 57% Veritas. Veritas non penso che abbia bisogno di presentazioni, no? E il 43% ancora in mano ai sindaci del Portoguarese. Lo scambio azionario ha fatto sì che poi ASVO diventi proprietario delle 2 aziende Ecoprogetto, in quota parte, Ecoprogetto e Ecoricicli, che invece fanno il recupero o lo smaltimento dei rifiuti di ormai tutto il bacino Venezia. Di Venezia, nell'ambito della città metropolitana di Venezia. Il bacino portoguarese, solo una quindicina d'anni fa, era un bacino, diciamo, all'interno di una provincia che era già maglia nera nel Veneto, era la maglia nera della maglia nera, dunque noi avevamo una raccolta differenziata attorno al 40%.
Questo è il bacino, ecco, prima parlavo, me l'ho fatto vedere, ma come geograficamente lo conoscete, penso, insomma, qualcuno a Bibbione e Caorle di voi sicuramente le vacanze le ha fatte o c'è passato, insomma, o anche a visitare la bellissima Portogruaro, come i scavi di Concordia, potrei fare anche uno spot dell'APT, se serve. Ecco, vedete, sono gli 11 comuni serviti, questi sono i numeri che facciamo, ecco, la percentuale di raccolta differenziata che solo 14 anni fa era attorno al 40%, con il porta a porta, classico elemento importante per riuscire ad avere una buona differenziata, è arrivata al 73%. Attenzione, questo 73% è contando i 2 comuni balneari. Dunque, se noi andiamo a vedere Fossalta di Portogruaro piuttosto che Cinto Caomaggiore, Teglio Veneto piuttosto che Promaggiore, lì i comuni superano l'80% della raccolta differenziata, insomma, ecco, tanto per darvi l'idea. Come vi dicevo, appunto, nei due comuni balneari facciamo circa 10 milioni di presenze turistiche e la raccolta differenziata, qui dato 2021, con le innovazioni che adesso spiegherò, siamo arrivati al 62,13%. Non male, ma possiamo lavorare e fare meglio. Gli abitanti di questi 2 comuni sono 2 comuni molto piccoli, sono comuni da 11.000 abitanti circa, però sono realtà che diventano nei mesi di luglio e agosto realtà da 100.000 abitanti, per capirci, insomma. Vi dico solo che il patrimonio immobiliare di seconde case che c'è a Bibbione è attorno ai 25.000 appartamenti. Dunque 25.000 appartamenti, facciamo una media pro capite, una media per appartamento, oppure aggiungiamoci i 90 alberghi, i 4 campeggi, voi capite che le presenze sono importanti. Dunque diventa una città di fatto da 100.000 abitanti. Come abbiamo iniziato il sistema porta a porta nel portoguarese, ma poi questo l'abbiamo declinato appunto nelle 2 realtà balneari. Allora, noi abbiamo iniziato con un porta a porta spinto nelle 4 referenze umido, VPL, secco e carta, per poi passare invece a un porta a porta nella parte appunto secco, carta, separando il VPL da vetro e PL, dunque abbiamo un sacco per il PL, il vetro l'abbiamo messo stradale e fidandoci anche di un buon rapporto che abbiamo creato con la cittadinanza, dunque portando fuori anche il bidone stradale dell'umido, e anche lì abbiamo visto che di fatto l'impurità, anche se chiaramente il bidone stradale dell'umido, voi mi insegnate, è più deresponsabilizzante, diciamo, non c'è il rapporto azienda-utente, però insomma l'impurità che era bassa, attorno allo 0,7-0,8%, è raddoppiata andando all'1,6%, ma insomma penso che sia comunque ancora importante. Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, c'è sia il ritiro a domicilio, sia ingombranti verde ramaglia, c'è sia il domicilio sia negli 11 comuni ci sono 10 ecocentri, insomma, dunque per dare l'idea, dunque c'è una buona frizione. Abbiamo lavorato articolando i turni del servizio di raccolta in 2 turni per economizzare sulle risorse e i materiali da impiegare. Abbiamo fatto, come dicevo prima, un ritorno, pur iniziando prima in maniera spinta, poi abbiamo fatto un ritorno alla raccolta stradale per le frazioni facilmente identificabili dall'utenza e separando dalla frazione vetro plastica latina il vetro e portando, come dicevo prima, il vetro in strada e l'umido in strada. E infine abbiamo razionalizzato la frequenza della raccolta. Qui è molto importante perché siamo partiti, ad esempio, pareva impossibile portargli via il secco 2 volte a settimana, no? I primi incontri che ho fatto 15 anni fa sembrava impossibile, no, è impossibile che vuole ogni giorno il secco, la risposta che avevo delle famiglie. Adesso siamo col secco ogni 15 giorni e VPL e carta andiamo ogni 3 settimane, ecco, per dare l'idea anche quanto meno giriamo, quanto meno inquiniamo per andare a prendere i rifiuti, e quando più abbiamo abituato la gente anche a dotarsi di comportamenti e stili di vita virtuosi, dunque campagne con l'acqua di rubinetto piuttosto che la riduzione dei contenitori per i detersivi e quant'altro, dunque quelli di ricarica e quant'altro. Dunque anche qui secondo me un buon lavoro. Vengo velocemente perché il tempo è tiranno, come ci ricordava prima. La riduzione della movimentazione, appunto, perché abbiamo aumentato i bidoni, dunque abbiamo messo carrellate, e qui un'attenzione verso i lavoratori, dunque per cercare di evitare la movimentazione delle cariche. Qua veniamo alla parte centrale della domanda che mi ha fatto la giornalista. A Caorle, partiamo a Caorle, che io dico sempre, forse l'ho già detta questa frase qua, aveva una gestione un po', non me ne vogliono
i campani, un po' partenopea del rifiuto, no? Nel senso che loro, una roba non andava bene in casa e lo buttava fuori, proprio un frigorifero, c'era l'ecocentro, un frigorifero, qualsiasi cosa, un po' così, insomma, ecco. Qua ci sembrava una sfida impossibile. Prima del 2019, forse, qua è stato la comunicazione forse non me l'ha messo il dato, mi pare che la raccolta differenziata fosse attorno al 50%, ecco, il 50% sarebbe entrata nella maglia nera vicino a Enego, penso, ne ho visto prima la maglia nera, il bidone nero, ecco. Di fatto, in realtà, a Caorle presentiamo sto servizio qua e invece troviamo un'accoglienza, cioè stranamente un territorio che pensavamo non pronto, il più in ritardo, troviamo un'accoglienza e una facilità anche nelle informazioni, nel passaggio delle informazioni, poi spiegherò anche la differenza fra Caorle e Bibbione. Dunque in poco tempo, qua vengono le date di Bibbione ma poi ci ritorno un attimo, in poco tempo Caorle è passata da una differenziata vediamo se potete mandare avanti la slide per favore della regia che ecco, se andiamo su Caorle, ecco, è passata quest'anno, ha raggiunto finalmente questo dato di settembre, dunque sicuramente non può che migliorare perché ovviamente non ci sono i turisti o meno turisti, sicuramente ottobre, novembre e dicembre, siamo arrivati all'obiettivo, il vecchio obiettivo del 65% a Caorle. E qui siamo entrati appunto con quel metodo chiaramente che ho spiegato prima per gli 11 comuni portoghesi, chiaramente declinato per le spiagge, dunque passaggi un po' più frequenti inizialmente, però abbiamo trovato una buona accoglienza sia nei cittadini, negli operatori e anche nei turisti. Un po' diversa la situazione di Bibbione, qua parlo della parte anche negativa di questa realtà. A Bibbione invece la realtà intanto, voglio dire che Bibbione, dunque Comune San Miguel del Mento, è stata bella questa competizione tra le due spiagge. Quando ho visto che Caorle non solo l'ha raggiunta ma l'ha superata, ha chiesto a noi di impartire anche loro con il porta a porta. E come dicevo prima, ecco, sono partiti un po' tardi, solo su una parte di Bibbione che per chi conosce Bibbione è la parte a est, proprio quella che confina con la Brussa di Caorle, insomma, dunque è Bibbione Pineda, la parte anche più ambientale e più facile dove fare questa raccolta. Qui siamo partiti nel 2019 con un primo passaggio nel 2019 e poi in realtà nel 2018, nel 2020 e nel 2021 siamo partiti veramente con il servizio. Non facile nel 2020 per la pandemia e qui per assurdo abbiamo trovato più ostacoli. Abbiamo fatto un'analisi per le difficoltà che abbiamo avuto qui, tant'è che i dati, se noi vediamo i dati su Bibbione, pur avendo siamo arrivati al 61% di raccolta differenziata anche a Bibbione, ma si è fermato il dato, abbiamo sicuramente diminuito il secco, ma qui abbiamo avuto una difficoltà. Qual è la difficoltà che abbiamo avuto? Per assurdo Bibbione ha una gestione, tra virgolette, della vacanza un po' più manageriale, un po' più imprenditoriale. A Caorle c'è ancora chi ha un appartamento e sopra di lui ha 5 appartamenti, dunque c'era una comunicazione che passava attraverso il titolare del condominio e si riusciva a portarla. Difficile era invece entrare in agenzie che mediamente hanno 400-500 cambi al sabato, dunque dare l'informazione a 400-500 utenze che arrivavano era difficile. Finisco. Stiamo, ecco, allora chiudo, salto, stiamo cercando di arrivare con strumenti innovativi anche su questo, con le agenzie per il 2022 arriverà, come loro entrano in agenzia e hanno il database dei loro cellulari, che ormai si sa che è così, arriverà come entrano un video WhatsApp che non so se riusciamo a farlo vedere, se la dottoressa Morandini riesce a farlo vedere, farlo partire, io qua non ce l'ho. Ecco, è un short video che spiega all'utente come fare la differenziata, perché qui abbiamo avuto non pochi problemi perché mancava proprio la comunicazione su come fare la raccolta, non solo, ma sui giorni, sul calendario e sulle difficoltà che c'erano nel poter fare. Vediamo se parte il video, è partito? Eccolo, sì. Ecco qui. Vedete in più lingue.
Ecco, l'obiettivo, e chiudo, è quello appunto di saltare il passaggio di mediazione che ha l'agenzia immobiliare. Ricordo che l'agenzia Bibbione su 6 milioni di presenze fanno 4 milioni di presenze, le fanno solo loro, e di saltare questo passaggio. Loro ci dicono che non riescono a farlo, allora cerchiamo di saltare questo passaggio. Dunque l'informazione che noi diamo al turista avviene appunto tramite un messaggino nel telefonino, e non solo, all'interno dell'appartamento avranno un QR code da scaricare e possono vedersi il video, dunque essere informati di come viene il servizio a Bibbione. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento. Grazie, dottor Micheluzzo, grazie per la chiarezza. Ecco, passerei quindi da Giacomo De Luca, presidente di Safno. Ecco, ha delle slide. La prego anche a lei di riuscire a rimanere nei tempi, in modo che riusciamo anche poi a affrontare un dibattito. Quello non serve lì? Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io sono Giacomo De Luca, presidente della Savno. La Savno è la società che opera nella sinistra Piave. Stamattina sul giornale era scritto destra, ma appelliamo sulla sinistra. Siamo i fratelli più piccoli della più famosa Contarina, ma non per questo siamo meno bravi. Anzi, forse ce la stiamo giocando su chi è più bravo, vero Contò? Siamo sempre a disposizione dei maestri, però li abbiamo raggiunti e qualche volta anche superati, come forse anche quest'anno. Ecco, noi operiamo nei 44 comuni della sinistra Piave. Diciamo che il centro è Conegliano, poi c'è un Vittorio e tutto il resto. Stiamo aspettando le slide di Safno. C'è ancora, quindi... Sì. Se riusciamo a recuperarle, così... Sì. Chiaramente intanto se vuole cominciare a presentare... Sì, no, intanto posso dire che operiamo in tutti i settori, cioè nella zona agricola, nelle cittadine, nei centri storici, nella pedemontana delle Prealpi, e quindi abbiamo tutta la varietà dei servizi. Devo dire che mi preme dirlo che la raccolta è quella è porta a porta super spinto, perché dico che sono state fatte tutte le selezioni, anche il vetro lo raccogliamo da solo. Nei nostri centri di raccolta ci sono 38 sistemi per consegnare tutti i vari rifiuti in regola. Abbiamo il riciclo più ben retribuito da parte dei consorzi, quindi possiamo anche dilementare. Per quello che riguarda la nostra differenziata siamo vicini al 90%, non vogliamo dire di più, ma siamo vicinissimi, più vicini al 90%, forse anche di più, piuttosto che l'80%. Quindi la soluzione penso che si presenti abbastanza buona. Eccolo qua, sì, c'è. Dov'è qua? Sì, però da qua lì non ci vedo. Okay. Ecco, avete anche un metodo innovativo, no? Quasi futuristico, leggevo. Non ho capito. Avete anche un metodo innovativo per la raccolta? Sì, no, ecco, veniamo subito a quello che riguarda la raccolta. Noi gestiamo 305.000 abitanti con 120.000 utenze e 15.000 aziende. Ci distingue da Contarina solo una cosa, che loro sono totalmente in house. Noi abbiamo fatto il bando europeo a doppio oggetto, quindi il 60% del capitale è dei comuni, il 40% del socio privato che ha vinto il bando. Inoltre il socio privato, il doppio oggetto appunto, gestisce una parte della raccolta assieme a noi. E c'è uno scambio azionario fra di noi, in modo che ci garantiscono anche quello che è il rifiuto più abbondante dappertutto, che è il rifiuto organico, quindi il verde e l'umido. Perché per questo ci siamo garantiti, almeno fino al 2029, che è la durata del bando, ci siamo garantiti il recupero dell'umido della frazione più grossa. Insomma. Ecco. Anche la tariffa è una tariffa puntuale, da un bel pezzo. Abbiamo una tariffa unica uguale per tutti i comuni. Il comune più piccolo, il comune più grande, tutti i cittadini e anche le imprese pagano la stessa tariffa. La stessa tariffa per quello che riguarda la fissa, la stessa tariffa per quello che riguarda il conferimento dei rifiuti. Cosa abbiamo pensato? Perché adesso abbiamo risolto, quasi tutti i nostri mezzi sono a biometano, anche appunto per il rapporto che c'è con la società che fa parte del gruppo, con la SESI. Cos'è che abbiamo pensato? Il problema grave è per fare la raccolta porta a porta spinta ci sono dei problemi abbastanza grossi. Io ho visto che c'è qualche ritorno al passato e questo mi ha fatto paura, perché io penso che per fare una raccolta proprio vera,
spinta, bisogna farla come la stiamo facendo noi, non si può tornare indietro su questo settore. Però il problema qual era? Il problema è che non si trovano più autisti. Prima gli autisti venivano formati dalle nostre forze armate. Io ho ancora molti autisti che ho lì, quelli più vecchi, sono quasi tutti provenienti, la patente C, la patente E ce l'hanno perché hanno fatto il militare e durante il militare hanno fatto il reparto motorizzazione, mi pare che io ero in trasmissione di motorizzazione, e li hanno preparati e gli hanno dato una patente e con quelli possono lavorare. Adesso quelli che non hanno fatto il militare, c'è una scuola che costa abbastanza, 4.000 euro più 2.000 per il CQC, 6.000 euro. Non è che un giovane di 20 anni appena venuto a scuola dice aspetta che vado a scuola, perdo altri 4-5 mesi e mi faccio una patente, 6.000 euro. Non è che ce l'abbiano tutti. Quindi bisogna trovare una soluzione. Ho visto che il governo sta mettendo in atto anche una soluzione per dargli almeno una parte di queste spese, però è un problema difficile. Poi i nostri giovani non è che sono abituati come una volta a fare qualche sacrificio. Quando gli si parla che si devono alzare alle 4 del mattino è dura. Io ho provato, devo dire, parlando proprio terra a terra, abbiamo provato ultimamente 10 ragazzi dai 20 ai 26 anni e uno è riuscito alla fine, ha continuato, gli altri hanno abbandonato per strada, ma non perché non gli piacesse il lavoro, ma perché dice alle 4 di mattina chi me lo fa fare. Lo stipendio è certamente migliore perché se guardiamo il contratto dell'ambiente è molto più alto che quello metalmeccanico, però alle 4 di mattina è un qualche cosa che cozza contro la mentalità dei nostri giovani. Quindi che cosa abbiamo pensato? E qua bisogna ridurre la manodopera su questo settore, ma ridurla in un certo senso, farla lavorare meglio soprattutto, ma dopo c'era anche, perché il porta a porta porta anche qualche limitazione dopo un bel po' di anni che si lavora. Cosa abbiamo pensato allora? Con l'Università di Modena e Reggio Emilia, ho detto perché non inventiamo un robot, un qualcosa di, vediamo se lo vediamo. Eccolo, sì. Sì, ma si vede forse più. Torniamo indietro. Si vede bene lì. Questo è un robot intelligente, è una intelligenza artificiale che abbiamo speso un bel po', ci abbiamo lavorato ogni anno, approfittando anche della pandemia che ci ha resi impossibilitati a circolare. Abbiamo pensato come fare questo servizio grazie a questi professori dell'Università di Modena. Noi gli abbiamo dato l'idea e loro ci hanno presentato questo progetto. È un progetto che costa, certo. Abbiamo già cominciato, l'abbiamo presentato in giugno. C'è un camion solo per ora perché il primo robot non è che costi poco. Non vi dico i costi iniziali per presentare questo prototipo. Adesso ne stiamo facendo altri 4. Abbiamo pensato di farne altri 4. Questo qui è quello che vedete dopo nel filmato. Vedete che porta via tutti i bidoni, da quello piccolino dell'umido fino ai 240 litri. Abbiamo pensato che il problema più grosso intanto da risolvere è quello dell'umido, dove c'è più ritiri, più prelievi e più movimenti con le braccia. Quindi stiamo pensando a un braccio artificiale un po' più piccolo, meno pesante, che ci possa risolvere il problema di quelle che sono le raccolte dell'umido. E dovrebbe venire fuori fra il primo, sempre se la macchina che abbiamo richiesto all'Iveco ci verrà fornita in tempo, penso per giugno-luglio, ma ho qualche dubbio perché il ritardo nelle forniture dei mezzi è notevole in questo momento qua. Ecco, quindi la raccolta viene fatta, un operatore resta sempre in macchina. Ci sono tutte le garanzie di questo mondo, perché non posso dire, perché per essere abilitato alla circolazione stradale sono passati dei mesi, è stata l'operazione più difficile, mi hanno detto i professori, però può circolare tranquillamente sulle strade, c'è la cosa di sicurezza, perché prima ancora di muoversi, di fermarsi, cominciano già le barre per delimitare l'area dove devono operare. Sta intelligenza artificiale, c'è scritto, non ci vedo da quella via purtroppo. Dottor De Luca, le chiederei se è possibile di passare magari al video in modo che lo vediamo, perché il tempo purtroppo stringe, siamo già in ritardo. Penso. Così lo vediamo. Ecco, la tecnologia di volley l'avete, non so se si può leggere da qua a lì, però io purtroppo non la leggo. Ecco, però questa intelligenza artificiale appena si ferma individua già subito il cassone da prendere,
prende le sue misure, lo aggancia con delle ventole, lo alza, lo pesa e lo butta dentro, mentre lo scarica viene anche pesato. Inoltre l'intelligenza artificiale provvede anche a segnare il tracciato, quindi dice all'autista dove deve andare a caricare, quindi e ha 100.000 altre applicazioni che potremmo mettere. Ma intanto quello che ci interessava era la raccolta con questo mezzo, che adesso sta circolando, per far vedere ai nostri autisti si sono tutti messi, sono già tutti là che aspettano, ma quando arriva? Non è facile, perché è un'innovazione nuova e quindi ci vuole il suo tempo per averla. Ecco, io farei partire il filmato. Bene, allora facciamo partire il filmato sì, se possibile. è quello che parla più schietto di tutti, ecco. Può partire? Dobbiamo forse... No, non parte. Mi dicono dalla regia che c'è qualche problema. Che succede? Tecnico, vediamo... No. Se riusciamo a farlo partire, altrimenti sicuramente anche, lo dico anche ai prossimi relatori, tutte le slide saranno poi disponibili. Sì, ecco, abbiamo fatto il calcolo, perché c'è stato anche un procedimento, per quanto tempo ci impiega il robot a prelevare il cassone e svuotarlo. Abbiamo iniziato a fare 40 secondi, adesso siamo arrivati già a 20. Con quello più piccolo arriveremo ancora meno. Sistema robotizzato. Vedete, questo alza quello da 120, nel salire l'ha già pesato, lo svuota. Nasce dalla necessità di alleggerire il lavoro degli operatori e tutelare la loro salute. Il problema è che non si sa mai cosa c'è dentro, il problema igienico-sanitario, non si sa mai cosa c'è dentro i rifiuti, e da qui è nata questa idea di far fare questo lavoro, diciamo lavoro sporco, alle macchine. La tecnologia in questo paese c'è, l'abbiamo costruita ed oggi speriamo possa avere un futuro. Wally è un sistema dotato di intelligenza artificiale, può identificare e svuotare contenitori dai 20 ai 240 litri, una tecnologia che spinge verso la transizione ecologica. Si continuerà mutuando anche le nuove tecnologie. La valorizzazione del rifiuto e non la sua destinazione alla discarica penso che sia la vera sfida. L'operatore non deve più raccogliere i rifiuti manualmente. Dalla cabina, tramite il tablet di bordo, pianifica i movimenti del braccio meccanico, pesa il bidone e registra tutte le attività che rimangono sul database. Bene, okay. Grazie, molto. Una cosa solo vuol dire, lo scarico, lo svuotamento viene automaticamente caricato subito nei nostri uffici, dove facciamo anche la fatturazione non uguale, puntuale, sì, certo. Grazie, dottor De Luca, grazie a Stavno. Ecco, quindi tornerei brevemente, le chiedo di essere concisa. Ecco, Cristina, guarda, abbiamo visto tante realtà sul territorio, brevemente cosa permetterà, cosa mette in campo il PNRR riguardo a queste nuove tecnologie anche in Veneto? Come voi ben sapete, sicuramente avendo dimestichezza in questa materia, il PNRR prevede 135 investimenti e 51 riforme che poi verranno verificate attraverso una serie di obiettivi scaglionati all'interno degli anni fino al 2026 che permetteranno appunto la valutazione di questi, della realizzazione, no? Dei target e quindi degli obiettivi quantitativi e dei milestone, che sono quelli qualitativi che si è posto il governo, e in relazione appunto alla Commissione EU si va quindi a declinare questi in alcuni investimenti che sono sicuramente destinabili a questo tipo di iniziative e di innovazione. In questo caso, prima di tutto, avverranno una serie di riforme, da quello che appunto si apprende dal documento, che sono quelle da attenzionare sulla concorrenza e la semplificazione, e poi dopo quelle necessarie e importanti di attuazione proprio anche delle iniziative già fatte sulla strategia dell'economia circolare, il supporto appunto alle autorità locali anche per lo sviluppo di piani per la gestione dei rifiuti adatti, insomma, alle nuove sfide. Gli investimenti che appunto consentiranno di conseguenza di raggiungere questi obiettivi sono naturalmente quelli della missione transizione verde e digitale, e in particolar modo sono quelli legati alla realizzazione e all'ammodernamento degli impianti con 1,5 miliardi di euro. 60 milioni invece vengono destinati invece per i progetti faro dell'economia circolare, che sono quelli che servono proprio perché non c'è soltanto l'esigenza di andare a innovare nell'ambito della gestione del rifiuto, ma a monte, andando a potenziare
non soltanto la raccolta, bensì la produzione del rifiuto, ridurre quindi la produzione del rifiuto e l'utilizzo invece del rifiuto non tanto come appunto qualcosa da non poter riutilizzare, quanto come nuova materia da riutilizzare. In questo caso i settori, anche secondo me interessanti, su cui ci dovremmo dedicare tutti da un punto di vista politico ma anche da un punto di vista tecnico operativo, sono ovviamente quello del tessile, della realtà della produzione tecnologica e della plastica. Obiettivo importantissimo quello del tessile, che credo che sia non soltanto uno dei settori più impattanti da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista proprio di produzione rifiuto. E poi dopodiché progetti per quanto riguarda isole verdi e green communities, proprio per ridurre appunto lo sfruttamento della risorsa a monte, che va in aiuto proprio poi dopo nella gestione del rifiuto. E importantissimi saranno gli investimenti e i sostegni per il supporto di start-up e venture capital proprio per la transizione ecologica e per i partenariati di ricerca, che ovviamente saranno necessari per sviluppare queste importanti innovazioni, così come quelle che avete descritto oggi. Mi permetto un accenno per quanto riguarda uno dei settori e degli ambiti più interessanti su cui andare ad intervenire proprio per prevenire la produzione del rifiuto, che è quello proprio della trasformazione, produzione del packaging, eccetera, anche per quanto riguarda la produzione di rifiuto secco. L'ambito anche in particolar modo della trasformazione agronomica sarà proprio, secondo me, fondamentale e centrale, per cui gli 80 milioni proprio per lo sviluppo di una nuova logistica e gestione della trasformazione nell'ambito appunto agroalimentare sarà sicuramente necessario per andare ad aiutare questo sviluppo e la riduzione della produzione del rifiuto secco. Quindi questi sono gli input. Grazie Cristina Guarda, consigliere, abbiamo detto, della Regione Veneto. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, siamo già in ritardo, quindi pregherei anche, grazie a voi, grazie per gli interventi interessanti, pregherei anche i prossimi relatori, quindi Carlo Andriolo, Lorenzo Poli, Chiara Murano e Armido Marana, se sono già presenti, e chiamerei Alessia Rotta, non so se sono già... Prego, allora ecco, dobbiamo passare a prendere i microfoni se possibile, così. Buongiorno, sì? Buongiorno. Sì, prego. È uguale, forse abbiamo bisogno di una sedia in più, se possibile. In modo che siamo già tutti... Ok. Grazie, sì, prego. Ricordo, ecco, di cercare di avvalerarci un po' della brevitas, in modo che riusciamo a finire tutti gli interventi. Passerei quindi subito rapidamente, buongiorno, da Alessia Rotta, Presidente dell'8ª Commissione della Camera dei Deputati. Abbiamo un microfono in meno, forse? Parlo con la mascherina e ve lo passo. Vabbè. Sì, ok. Va bene così. Ecco, abbiamo visto anche già dagli interventi che il Paese reale forse è più avanti della politica, no? in alcuni aspetti. Quindi quali sono ancora gli ostacoli che vediamo all'economia circolare? In una battuta, così poi riusciamo a vedere anche le esperienze dirette. Buongiorno a tutti e congratulazioni, complimenti per l'iniziativa naturalmente e per questo scambio di esperienze che sono fondamentali anche per aiutare la normativa, perché siamo nel bel mezzo di un percorso che ha bisogno di un cambio di passo e di un cambio anche di relazioni positive tra le istituzioni tutte al loro interno e tra istituzioni e imprese. Credo che sia positivo il lavoro che stia facendo in questo senso il MITE, anche di accelerazione, di dialogo per fornire risposte che noi sappiamo che sono sempre in corso. Rispetto all'economia circolare anche qui partiamo dalle risorse che sono state definite insufficienti per un settore che è cruciale, quello dell'economia circolare, che prima di tutto è sbagliato considerare, ma questo panel lo dimostra, solo come un tema di rifiuti. L'economia circolare è un tema di prodotto, è un tema di processo, è un tema quindi che riguarda l'economia. Basti pensare che il 45% delle emissioni di gas serra derivano da 5 filiere in particolare, quindi questo ci deve proprio far cambiare prospettiva.
scarsità delle risorse, se si pensa ai quasi 300 miliardi, solo 2,1 destinati all'economia circolare e 600 milioni ai progetti faro, e proprio nei progetti faro risiede questa necessità di costruire dei distretti circolari che abbisognano naturalmente di essere accompagnati. Direi che bisogna considerare ma anche uscire da una stretta logica, come abbiamo fatto forse finora rispetto a Stato e imprese, di incentivo e disincentivo, e molto di più questo accompagnamento necessita di una visione di progettazione per questa integrazione verticale e orizzontale. Quindi io penso ci siano delle buone prospettive. Il 15 dicembre verrà caricata la piattaforma sulla quale potranno caricare i progetti le imprese, presentare i bandi per il forum. Ne ho parlato proprio ieri con la capo del Dipartimento d'Aprile, quindi credo che questo rappresenta una disponibilità. Mi fermo qua. Grazie, tanto insomma se riusciamo a essere anche concisi riusciamo anche a fare un dibattito, quindi un dialogo costruttivo, visto che abbiamo l'opportunità oggi. Quindi vi chiedo di non entrare troppo nel dettaglio magari della spiegazione, ma cercare anche di stimolare un po' la discussione. Quindi Carlo Andriola, amministratore delegato di Aliplast, buongiorno, leader nel riciclo della plastica, e voi avete puntato già sui distretti circolari, Possiamo vedere la presentazione e può anche rimanere qua in modo che riusciamo anche a vederci meglio. Ecco. Sì, benissimo. Allora, dico due parole, presento innanzitutto Aliplast in un minuto e poi scendo alle considerazioni sui distretti circolari. Aliplast è una società del gruppo ERA, è un'azienda veneta, l'impianto principale è in provincia di Treviso, ma è un'azienda che è cresciuta molto nel riciclo della plastica. Adesso abbiamo diversi impianti in altre regioni italiane e anche all'estero. Di cosa ci occupiamo? Noi, salto direttamente qui, ricicliamo plastica, siamo tra i primi 5 riciclatori di plastica in Europa, abbiamo la leadership, credo, europea del riciclo della plastica di alta qualità e utilizziamo per fare dei prodotti che vedete, su cui non mi dilungo, sia rifiuti urbani rinvenienti dalla raccolta differenziata che rifiuti speciali post consumo delle industrie. Per darvi un'idea dei quantitativi, facciamo circa di bottiglie, che è uno degli stream che ricicliamo, 2 miliardi di bottiglie riciclate in un anno, facciamo circa 200 milioni di metri quadri, 200 milioni di metri quadri di film da imballaggio riciclati in un anno, e cerchiamo di portare i prodotti a un livello qualitativo elevato per poter diventare veramente circolare, quindi dare una continuità di vita dei materiali. Siamo circa 400 colleghi in Veneto, ma anche, come dicevo, in altre regioni italiane e straniere. Vi racconto un paio di esempi di distretti circolari che abbiamo un po' aiutato a creare e un po' che stiamo pensando di creare. Uno è un distretto centrato sulla ceramica, dove ci occupiamo della parte degli imballaggi. Abbiamo in piedi un closed loop dove andiamo a recuperare i film da imballaggio dei bancali delle aziende ceramiche che imballano e disimballano plastica in maniera assolutamente importante. Abbiamo un impianto all'interno del distretto, abbiamo un impianto appunto in provincia di Treviso che ricicla questa plastica, produce nuovamente dei film di imballaggio quasi come quelli originali, anzi praticamente identici, che poi andiamo a rivendere a queste aziende del distretto, perché poi li utilizzano, li ributtano e noi ce li andiamo a recuperare. Questo è un esempio di filiera circolare, ma anche di distretto, perché è necessario per riuscire a mettere in piedi, secondo noi, dal punto di vista industriale, dei distretti industriali circolari, conoscere molto bene i prodotti ed essere anche nel territorio, perché noi collaboriamo con le aziende grandi e piccole per andare a vedere come raccogliere i rifiuti in maniera diversa, come separarlo, che tipo di processo produttivo e come andare a fare delle cose che poi una volta buttate via possano diventare veramente un valore. E questa è una sua sostenibilità economica.
importante, e anche sostenibilità ambientale. In basso a sinistra di questa slide c'è l'esempio, abbiamo preso giusto un indicatore, quello è un po' più facile anche per i non addetti ai lavori da capire, che è il carbon footprint. Questo giro qui di film da imballaggio, 1 tonnellata di questo film fatto con materiale vergine plastico sono circa 2,6 tonnellate di CO2 emesse nell'ambiente. Se lo facciamo in questo modo circolare, incluso il calcolo della CO2 emessa dai camion per trasportare queste cose, che poi si muovono poco, ha un impatto di 0,8 tonnellate. Dico che questa industria perché facciamo circa 14.000 campi di calcio che potrebbero essere ricoperti con queste bobine, quindi è un distretto e abbiamo circa un 70% di quota di mercato dentro i distretti della ceramica di questo tipo di prodotti. Quindi questo è un esempio massivo che vive anche grazie veramente a essere nei distretti e ad essere in grado di fare industria. Vi porto un secondo esempio, vediamo se riesco ad andare avanti. Eccoci qua, un po' gli opposti, che riguarda invece un progetto innovativo di un impianto che stiamo per realizzare, che riguarda il recupero della fibra di carbonio. L'esempio di prima, fin da imballaggio dei bancali, qualcosa di abbastanza semplice. Qui stiamo parlando invece di un polimero di altissimo valore, che sono le fibre di carbonio che poi vengono utilizzate nel mondo dell'automotive, elicotteri, barche, eccetera, che oggi questi scarti, una volta arrivati a fine vita, vanno in discarica. Sembra incredibile, ma questa è la loro fine. Allora, all'interno della Motor Valley l'idea è, stiamo sviluppando un po' le ultime analisi con il distretto di chi produce carbonio, fibre di carbonio e stampe, che poi alimenta questi mondi. Realizzeremo un impianto in grado di recuperare, quindi di riciclare gli oggetti in carbonio arrivati a fine vita, piuttosto che gli sfridi o gli scarti di questi impianti. L'impianto seguirà un processo di rigenerazione termica, arriva a recuperare la fibra di carbonio, che poi verrà passata a soggetti del distretto industriale, tessitori e impregnatori, chi stampa poi le forme in fibra di carbonio sempre del distretto, e poi l'utilizzatore finale, che spesso è proprio in questo luogo. Un'ultima così spunto di riflessione è che ora non si vede molto, però vi racconto, fare distretto circolare, a nostro avviso da industriali, oltre ad essere all'interno e conoscere le industrie e lavorare insieme per vedere i loro rifiuti come possono diventare risorsa, che è una vista di filiera, richiede anche, un'altra vista del distretto circolare è quello di avere degli impianti di riciclo, impianti di trattamento all'interno di un villaggio impiantistico, se vogliamo, un po' più ampio, in grado di recuperare gli scarti di processo, perché anche il riciclo chimico della plastica è un'attività chimica, non è un'attività magica. Cosa vuol dire? Che se ci sono degli additivi, dei coloranti, delle sporcizie nel rifiuto, anche un riciclo chimico della plastica, oltre a quello tradizionale che seguiamo noi, li lascia a terra, non spariscono. Questi qui vanno gestiti. Allora essere in un parco industriale, io lo dico da riciclatore industriale, in grado poi di gestire quello che rimane, che deve essere evidentemente il meno possibile, di liquido, di frazione di sovallo e di altro, è sicuramente importante per dare quella sostenibilità economica che attività del genere, che ambientalmente evidentemente hanno un beneficio enorme, può servire. Bene. Grazie per la spiegazione, anche l'immagine è molto significativa. Intanto vi ricordo che chi volesse gradire un caffè o un dolce può recarsi al tavolo in fondo della segreteria, vi daranno delle informazioni poi per raggiungere l'Ango Caffè per tutta la mattinata. Passerei quindi da Lorenzo Poli, presidente di Assocarta, e anche qua chiedo di concentrarci proprio su quello di cui questo panel riguarda, cioè dalla filiera ai distretti circolari. Prego. Lei ha delle slide? No, sì? non ho slide. Buongiorno a tutti, piacere essere qui sempre con gli amici di Lega Ambiente. Ringrazio il Presidente Stefano Ciafani e il Direttore Piero De Candia, con cui abbiamo una collaborazione come Assocarta che va avanti ormai da tanto tempo, da tanti anni. Abbiamo addirittura scritto assieme il nostro bilancio di sostenibilità l'anno scorso, a testimonianza di una collaborazione che è sempre più stretta su tante battaglie
e su tanti fronti. Assocarta cosa può dire in un panel come oggi? Beh, può dire tantissime cose. Assocarta è ovviamente l'associazione delle cartiere, quindi dei produttori di carta nazionale, ed è forse il materiale, non me ne voglia la plastica o altre cose, più oggi circolare, riciclabile, compostabile che abbiamo sul territorio. È un materiale decisamente attivo, visto che la raccolta continua a proseguire, siamo già ben oltre qualsiasi parametro, ed è un materiale anche molto veneto, visto che siamo in Veneto. Tenete conto che l'associazione rappresenta circa 150 stabilimenti con 20.000 dipendenti, 7 miliardi di fatturato, solo per dare dei numeri, per 9.000 tonnellate di carta prodotti, di cui ormai più del 60% proviene da materie prime riciclate. Questo è un numero molto interessante perché solo 5 o 10 anni fa era totalmente diverso il tipo di riciclo, il tipo di utilizzo di materie prime, per cui sappiate che tutta la carta che viene riciclata e che viene raccolta per il riciclo costituisce oggi la principale fonte di materia prima per i nostri stabilimenti. Con questo, senza nulla togliere alla parte invece di fibra vergine che viene dal 90% da foreste certificate. Una foresta certificata, ve lo ricordo, è la foresta dove si taglia un albero per fare carta o per fare biomassa, ma se ne piantano 3, per cui gestire le foreste certificate va comunque a creare un circolo virtuoso per la decarbonizzazione europea o nazionale, in quanto l'albero che cresce è un po' come un essere umano, quando è piccolo ha un metabolismo decisamente più rapido e quindi va a incamerare molta più CO2 e creare molto più ossigeno di quando un albero è adulto. Perciò questo ricambio e questa certificazione delle foreste rende comunque un servizio all'ambiente. Il Veneto vede una produzione del 20% della carta nazionale e una raccolta decisamente superiore alla media nazionale. Adesso mi spiace che io vengo da Verona, prima ho visto che ci hanno tirato le orecchie sui dati di Verona con i comuni ricicloni, ma faremo di meglio sicuramente. Però il Veneto in generale si difende molto bene su questi tipi di numeri. Il Veneto che poi vede anche delle scuole cartarie di formazione, di eccellenza. Proprio a Verona in questo caso abbiamo un polo di formazione molto importante a livello nazionale che lavora molto bene sia con ITS che con corsi brevi o lunghi di formazione, per cui un Veneto molto cartario che crede molto nel riciclo. Ricordo poi che anche l'Italia, mi piace veramente omaggiare con questi numeri, è il primo produttore di carta igienico-sanitaria europeo, è il terzo produttore di carta in generale nell'Europa. Tenete conto che il primo e il secondo si chiamano Svezia e Germania. La Svezia è una nazione forestale per cui vivono principalmente o tanto anche di quello, e la Germania è una manifattura decisamente più grande della nostra, per cui l'eccellenza in questo caso in Italia è decisamente importante. Che cosa può ancora fare Assocarta e cosa può dire ancora, cosa non posso dire ancora le cartiere in un mondo sempre più circolare, sempre più votato a un'economia ambientale? Beh, se la testimonianza con cui ho iniziato è quella di che la materia prima principale, cioè la fibra, è sempre più riciclata, sapendo che ovviamente non si può arrivare al 100% del riciclato, perché se non c'è un'immissione di vergine anche riciclare è impossibile, e sapendo che la parte di fibra vergine che viene immessa è comunque gestita in maniera speciale, sicuramente noi possiamo lavorare sui nostri scarti. Le cartiere oggi hanno, sapete che siamo aziende estremamente energivore, aziende che comunque nel loro essere energivore siamo ancora una volta un'eccellenza europea, perché di base ci autoproduciamo tutta la nostra energia elettrica e lo facciamo partendo da gas naturale. Beh, il gas naturale lo si può sempre più sostituire in una logica anche di PNRR, in una logica europea, con biogas o biometano, e su questo, oltre a partecipare al consumo nazionale di biogas e di biometano che può essere creato e prodotto da 1000 utilizzi agroindustriali, può essere prodotto proprio dagli scarti delle cartiere stesse, perché le cartiere hanno dei grandi depuratori acque, perché le cartiere hanno tanti scarti di biomassa e di fibre a loro volta, per cui c'è una grossa azione in atto e una
collaborazione anche con i dipartimenti governativi, con i ministeri, su questo tipo di nuove tecnologie. Tenete conto che poi la cartiera, avendo bisogno di calore, può sviluppare, e si sta facendo a Socarta molto testimone e proattiva per sviluppare tutta una gestione delle foreste italiane. L'Italia, noi qualche volta ce lo dimentichiamo, ma il 30 e passa per cento è coperta da boschi e foreste, che non sono solo i boschi difficilmente utilizzabili o gestibili su per le montagne o per gli Appennini in posti impervi, ma ci sono anche tante situazioni pianeggianti che possono essere manutenute e ricreate e sviluppate in una maniera moderna e gestita, cosa che in Italia, su cui in Italia oggi siamo, permettetemi di dirlo, abbastanza indietro e abbastanza ancora disorganizzati, anche se qualche organizzazione, soprattutto ad opera di situazioni comunali o situazioni puntuali, è già presente. Il riuscire a sviluppare una gestione forestale vorrebbe dire intanto andare a sviluppare un'inclusione di CO2, di cui oggi tutta l'industria deve puntare, perché decarbonizzare diventa oggi il primo obiettivo per qualsiasi forma di industria, soprattutto quella energivora, ma significa anche poter poi avere un territorio decisamente gestito meglio. Pensate ogni volta che c'è un'esondazione, un incendio, un problema di gestione delle acque, su quanto si poteva essere evitato o migliorato se si gestiva quella foresta e quel bosco. Ce lo diciamo, non dico tutti i giorni, ma ogni volta che succede un qualcosa sopra le righe. Se questa gestione potesse essere fatta a livello coordinato, sicuramente le aziende cartarie ne potrebbero essere parteciparvi, essere testimoni, ma perché alla fine noi viviamo di fibre, ma perché alla fine noi potremo produrci anche il calore con le biomasse, come fanno in tutta Europa o in tanta Europa del Nord e ancora troppo poco in Italia. Per cui produrre l'energia con le biomasse anziché con i combustibili fossili, anche questa è una visione molto futura, ma molto facile da realizzare in un contesto organizzato in maniera diversa, in maniera più sinergica fra governo, associazioni industriali e vari attori, per poter far migliorare ancora l'impatto e l'impronta carbonica delle nostre aziende e la circolarità. Grazie Lorenzo Poli, Presidente di Assocarta. Quindi mi coinvolgerei Chiara Murano su questo, Sustainability Manager di Nespresso, che riesce già a bilanciare. Sì, prego, gli passiamo. Chiedo anche a lei di non entrare troppo nello specifico, in modo che, grazie, riusciamo a continuare. Grazie a tutti. Anzitutto consentitemi di ringraziare Legambiente, che è al nostro fianco in moltissime battaglie che portiamo avanti da molti anni ormai. Vado un po' rapida sulle prime slide, giusto consentitemi di dire che il nostro impegno è anzitutto un impegno globale. Pensate che Nespresso già nel 1991 inaugurava in Svizzera il primo impianto che separa l'alluminio dal caffè esausto delle proprie capsule. E quest'anno siamo stati molto felici di presentare i risultati del nostro programma The Positive Cup, che è un programma globale sostenuto da diversi pilastri. Uno di questi è la circolarità, e quindi abbiamo pubblicato i risultati di questo programma, che è iniziato nel 2014 e va tuttora avanti, ma comunque i risultati parziali li abbiamo pubblicati nel 2021 e si riferiscono al periodo 2014-2020. Attraverso questi risultati possiamo dire di aver ridotto del 24% l'impronta delle nostre tazzine di caffè in termini di carbon neutrality. Abbiamo l'obiettivo di diventare carbon neutral nel 2022 anche per le attività che non sono sotto il diretto controllo della nostra organizzazione, quindi scope 3 per parlare in gergo tecnico del programma di carbon neutrality, e oltre l'80% del nostro caffè è approvvigionato da fonti sostenibili. Passo avanti per raccontarvi invece quello che facciamo nel nostro paese. In Italia abbiamo un programma di responsabilità sociale d'impresa che si chiama Nespresso per l'Italia, appunto. All'interno di Nespresso per l'Italia rientrano diversi progetti e oggi ve ne racconto uno che è proprio il fiore all'occhiello del nostro programma Nespresso per l'Italia e del nostro progetto di economia circolare.
Il progetto si chiama Da chicco a chicco ed è la storia di un chicco di caffè che diventa un chicco di riso. È un progetto che nasceva nel 2011 grazie a un protocollo d'intesa che Nespresso ha siglato con CIAL, che è il consorzio per il recupero dell'alluminio, con Utilitalia, che rappresenta le oltre 40 municipalizzate che lavorano con noi e operano all'interno del nostro sistema in tutta Italia, e con CIC, che rappresenta il Consorzio Italiano Compostatori. È un progetto che oggi arriva a coprire 73 città in tutto il nostro territorio, 73 città in Italia, attraverso, diciamo, in queste 73 città noi abbiamo 62 boutique che hanno attivo il nostro servizio di riciclo e 66 centri di raccolta, e vi racconto come funziona il progetto. Il progetto nasce intanto dall'ingaggio e dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei nostri consumatori, che restituiscono le capsule esauste o nelle nostre boutique, quindi nelle 62 boutique che, come vi dicevo, hanno il servizio di recycling attivo su tutto il territorio, oppure nelle 66 aree ecologiche con le quali abbiamo attivato delle convenzioni. Queste capsule vengono poi recuperate e trasportate ad un impianto che è in convenzione all'interno del nostro sistema in provincia di Brescia. Questo impianto separa l'alluminio dal caffè esausto. L'alluminio viene poi avviato a riciclo per, diciamo, essere rivalorizzato. Con il caffè esausto invece abbiamo un bellissimo progetto di recupero appunto dei nostri fondi di caffè, perché questo caffè esausto viene portato ad un impianto di compostaggio con il quale si produce del compost che a sua volta Nespresso riacquista e porta ad una risaia in provincia di Novara. Con il riso prodotto nell'appezzamento di terreno che utilizza il nostro compost abbiamo questo progetto con Banco Alimentare, per cui Nespresso ricompra il riso e lo dona a Banco Alimentare della Lombardia e del Lazio. Vi racconto un po' i risultati del progetto. Tra l'altro lasciatemi aggiungere che è un progetto verificato da un ente terzo indipendente che appunto verifica la rintracciabilità di tutto il processo con audit anche diciamo sui diversi attori della filiera. I risultati del progetto. Allora, quest'anno il progetto compie 10 anni. In questi 10 anni siamo riusciti a raccogliere 6.000 tonnellate di capsule esauste che corrispondono, stavo facendo il conto, circa a 600 milioni di caffè bevuti, quindi tazzine di caffè. È un progetto sul quale Nespresso in questi 10 anni ha investito 6 milioni di euro, più di 6 milioni di euro, e che ci ha consentito appunto di recuperare 6.000 tonnellate di capsule esauste, con le quali siamo riusciti ad avviare a riciclo 350 tonnellate di alluminio e 2.700 tonnellate di caffè esausto, che poi è diventato compost. E voglio anche darvi un dato sui dati del primo semestre raccolti da CIAL, che ci lasciano molto felici, perché nel primo semestre 2021 abbiamo visto che il nostro progetto è cresciuto e quindi siamo riusciti ad avere un più 29% sui dati di raccolta delle nostre capsule. Ho guardato anche come si è comportata Padova, visto che oggi siamo ospiti in questa città, e devo dire che Padova, diciamo, il più 29% è una media nazionale. Padova invece ha segnato un più 56%, e quindi diciamo è una delle città più virtuose dal punto di vista del riciclo delle capsule. Non ci siamo fermati qui, perché a luglio dell'anno scorso vogliamo che questo sistema possa ospitare anche altre aziende produttrici di caffè porzionato in alluminio, quindi a luglio dell'anno scorso abbiamo consentito anche a Illy di entrare all'interno del nostro sistema di riciclo dedicato, e abbiamo l'obiettivo per fine anno di riuscire a raccogliere nel 2021 1.500 tonnellate di capsule esauste per poter riciclare 100 tonnellate di alluminio, su per giù. Questo è giusto il processo, diciamo, che include anche Illy, e io vi ringrazio. Grazie. Grazie a Nespresso. Quindi passerei da Armido Marana, General Manager di Ecozema, che ha una lunga storia di modello virtuoso e quindi di filiera di bioplastica. Anche voi siete un po' in quest'ottica di distretto circolare.
Lei non ha delle slide, quindi ecco, la prego di... Io non ho delle slide perché ormai la nostra è un'azienda che qualche anno fa era una novità, ma oggi non lo è più. La nostra è un'azienda che ha 200 anni e si chiamava Fabbrica Pinze Schio, produceva mollette di faggio, quelli cari al Doge con cui costruiva le navi, con gli scarti. La fabbrica già dal 1800 faceva mollette. Negli anni 50 le ha fatte per prima al mondo in plastica e nel 2000 ci siamo riciclati perché, ahimè, le mollette non erano più un business interessante che poteva garantire futuro ai nostri collaboratori e alle nostre famiglie. Per cui si è fusa la mia esperienza personale con quella dell'azienda. Io a metà degli anni 90 vendevo sacchetti, ero un manager, incontrai Novamont e lì producemmo i primi shopper biodegradabili e compostabili al mondo. Li abbiamo fatti proprio qua in Veneto. E nel 2000 divento socio di questa azienda e propongo a Novamont di aiutarci a perseguire un progetto di economia circolare, ovvero mettere a punto il sistema per creare dei polimeri che si potessero trasformare con lo stampaggio ad iniezione, che è la tecnologia che noi utilizziamo. E mentre Novamont si impegnava a trovare il polimero, noi abbiamo messo a punto il processo produttivo di trasformazione. Nel 2005 siamo stati la prima azienda al mondo a ottenere la certificazione 3EC432 che garantiva la compostabilità in compost, in impianti di compostaggio industriali dei nostri prodotti, e da lì è stato un crescendo. Oggi l'azienda fattura circa 9 milioni quest'anno e partiva nel 2000 con poco meno di €1 milione, insomma. E abbiamo sviluppato tutta una tecnologia particolare per la produzione di posate, piatti e bicchieri che sono fatti in bioplastica e in fibra di cellulosa. Che dire, abbiamo segnato nel corso del tempo alcuni successi che non sono nostri, ma sono rappresentativi di tutta la filiera e delle tecnologie che l'Italia esprime. Perché noi abbiamo messo a punto, finché l'Europa, ahimè, sorda alle nostre richieste, guardava il compostaggio come qualcosa di complesso, difficile, da non abbordare. In Italia si è sviluppata l'industria del compostaggio, della frazione organica, e contemporaneamente, grazie alle bioplastiche, una filiera che vedeva produrre il 67% delle bioplastiche che oggi vengono prodotte in Europa, ma anche i processi produttivi. Tanto che oggi siamo aziende che vengono chiamate fuori dall'Italia. Noi abbiamo fornito le Olimpiadi di Londra, siamo stati una delle prime aziende a fornire Expo, ma non solo noi, tutta la nostra filiera. Che dire, oggi siamo soddisfatti delle scommesse che abbiamo giocato, perché quando siamo partiti il futuro non era così certo, e io qui ringrazio anche Legambiente perché insieme abbiamo fatto un percorso che ci ha portati ad ottenere certi successi. L'ultimo scoglio sembra superato, il 30 novembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di recepimento della SUP, la direttiva europea che mette al bando i prodotti monouso senza distinguere quelli di plastica da quelli in bioplastica, che hanno una fine vita completamente diverso e completa il cerchio dell'economia circolare. Adesso si aprirà una discussione, adesso siamo in standstill e aspettiamo con trepidazione il 23 di dicembre. Per cui vediamo, siamo fiduciosi in Italia. L'Italia ha recepito questa direttiva aprendo i prodotti monouso in bioplastica qualora non si possano usare quelli lavabili e qualora non ci siano alternative. Un po' troppi qualora in questa legge. Comunque si entra in questa direzione. Ahimè, lo esprimo qui, un po' di amarezza, perché l'unica lettera che è arrivata in Commissione europea, un po' distonica rispetto al recepimento, e arriva proprio dall'Italia, dagli amici della plastica. Vabbè, se ne faranno una ragione, insomma, perché a un certo punto, al di là dei supporti scientifici che possono essere presi pro domo sua, insomma, c'è comunque un mercato che va in questa direzione. Il mercato non vuole più prodotti in plastica che disperdono, richiedono tantissima energia per utilizzarla per pochi secondi, per poi lasciarla a chi verrà dopo di noi, perché questo è il contesto e questo è il progetto di business che ha mosso Ecozema.
Tra l'altro chiudo dicendo che Ecozema ha fatto questo tipo di percorso, ha impostato tutta la produzione oggi nella trasformazione di bioplastiche. Da quest'anno siamo diventati società benefit, per cui abbiamo portato con noi valori non solo ambientali ma anche sociali, e penso che nel corso del 2022 diventeremo anche B Corp. Ecco, questo è il percorso che tutta la filiera delle nostre aziende dovrebbe compiere. Vi ringrazio. Grazie ad Ermido Marana. E a questo punto è doveroso tornare da Alessia Rotta, e penso che il microfono potete usare quello che con la mascherina, grazie. Ecco, abbiamo visto un po' di criticità ancora ci sono. Cosa può fare il PNRR e quali sono gli investimenti, le azioni che verranno messe in campo? Intanto anch'io mi voglio complimentare, perché abbiamo sentito da tutti gli attori che Legambiente, e quindi saluto anch'io il Presidente Ciafanni, naturalmente il Presidente Lazzaro, perché questa partnership è fondamentale, dice la direzione, che tutto il Paese, e che questo deve diventare però anche un dialogo costante con le istituzioni che sono state chiamate in causa. Tralascio la tematica della SUP, della single use plastic, che veniva citata, ma assolutamente concordo con un primo ragionamento, che come si evince anche da queste esperienze che sono state raccontate questa mattina, è chiaro che ormai non c'è più spazio per chi nel mercato, anche a livello privato, fa determinate scelte che sono scelte non sostenibili. Questo io credo, arrivando dalla COP che è stata di Glasgow, credo che quando si chiede come è andata, luci e ombre, molte ombre naturalmente, soprattutto rispetto a determinati paesi, ma io credo che questo sia anche il futuro prossimo, perché oggi non si vuole arrendere. Penso alla Cina, basta dire che non ci sarà più spazio e più mercato, per i loro prodotti. Questo è un po' la direzione nella quale dobbiamo andare, oltre al tema di diplomazia che è stato messo in campo fino ad ora, che ha raggiunto solo determinati risultati. Che cosa possiamo e dobbiamo fare? Lo abbiamo sentito stamattina e vorrei citare appunto alcuni dei loro esempi. Passando dal discorso che si faceva sulle capsule, devo dire e rendere onore al merito a una collega, Paola Deiana, che ha fatto degli emendamenti in merito per rendere possibile quello che il privato fa già da solo, ce l'ha raccontato con gli investimenti di Nespresso naturalmente, lo fa da solo, ma possono essere messi a disposizione, e lo sono stati fatti in particolare in 2 decreti, delle risorse per incentivare e mettere a disposizione dei soldi appunto per incentivare questo tipo di filiera, in modo che questo processo virtuoso non se lo possa permettere solo chi ha le capacità, chi ha la capacità di investire, ma che diventi un modello diffuso, e per di più anche chi, qui parlavamo dell'alluminio e anche dell'intensità dell'intervento e del risparmio anche in termini di CO2 per non aver prodotto nuovo alluminio. Noi vogliamo estenderlo, e questo è il tentativo, anche alle altre capsule, perché sappiamo che il mercato, non voglio parlare da altro, non è solo fatto appunto di alluminio, che è molto importante, e quindi in questo senso dico che i percorsi virtuosi portano ad altri percorsi naturalmente virtuosi. Già dicevamo invece con il Presidente Poli, parlavamo del tema della silvicoltura, anche quello è nel PNRR, ci sono delle risorse, ma bisogna dare concretezza e gambe. Questo è un tema annoso, quello dei nostri boschi che non sono curati, e si rincorre un po' un paradosso per cui la causa e l'effetto rischiano di essere confusi e nascosti. Intendo dire, dove nasce il dissesto idrogeologico, che poi dobbiamo curare con altre risorse che sicuramente ci sono e fanno fatica ad essere messe a terra, utilizzando un termine in voga piuttosto brutto, e quindi è vero che bisogna dare una concretezza a questo, perché anche in questo, come ci ha raccontato il Presidente, c'è un'assoluta circolarità. Dall'esperienza invece di Erambiente, la cosa che vorrei sottolineare e trattenere è quel lavoro che noi dobbiamo fare a livello, diceva dell'ultima slide, dell'urbanità, della costruzione di interi distretti anche fisici, della filiera fisica, e quindi passare da un ragionamento, come si è vinto da tutti i discorsi di tutti,
dal prodotto sicuramente al materiale, cioè fornire una standardizzazione, un flusso costante di materiale è un tema che è ricorrente per chi vuole utilizzare materia prima seconda, e quindi bisogna anche incentivare assolutamente questo, oltre che a filiere trasversali che appunto ragionano non in termini di prodotto ma in termini di materiale. Oltre a tutti gli altri interventi che si devono fare, vado veloce, sicuramente abbiamo detto che le risorse 2,1 miliardi sull'economia circolare sono poche, ma va detto anche che ci sono delle trasversalità, penso in particolare a quello che ha fatto la Germania, che per me è di molto esempio, in particolare sulla missione digitale collegata all'economia circolare, non solo rispetto ad alcune filiere in particolare, penso alla RAE dettagliatamente, ma come la digitalizzazione sia trasversale per migliorare sicuramente il controllo anche del materiale e il suo recupero. Ma anche penso a quello che si può fare sui RAE, per parlare di un settore in particolare, ma in generale come il digitale può sicuramente aiutarci, e poi costituzione naturalmente di marketplace, poi naturalmente le filiere di materiale come si diceva, quindi naturalmente il lavoro sull'ecodesign, che però è un elemento, io vedo anche da tante esperienze anche di best practice, come si dice oggi, in tante filiere, che questo è già compiuto. E quello che deve fare il PNRR è mettere insieme la trasversalità e naturalmente costituire non degli ostacoli, ma degli ammortizzatori, non solo sociali in questo senso, ma degli scivoli, come ci chiedono da sempre tutte le filiere, per costituire davvero dei distretti, perché sono possibili. Oggi molto spesso l'impresa, anche grazie alle Legambiente come abbiamo sentito, è riuscita da sola a farli. Ecco, questo deve diventare una possibilità e un'opportunità per tutti. Speriamo che questo riesca ad avvenire nel minor tempo possibile, grazie all'Esterotta. Abbiamo visto che le aziende lo sanno già fare, quindi riusciamo a farlo, speriamo di riuscire a farlo anche sul piano nazionale. A questo punto io cambierei pagina, ringrazio tutti i relatori che ci hanno portato le proprie esperienze, se possiamo lasciare anche i microfoni per la sanificazione. Ecco, voltiamo pagina, ci occupiamo ora di economia circolare dei rifiuti e degli scarti organici, quindi soprattutto biometano e biogas. Chiamo a intervenire Giampaolo Vallardi, Presidente della 9ª Commissione del Senato, e Werner Zanardi dell'Ufficio Tecnico del Settore Compost di SESA, e Stefano Svegliato di Iniziative Biometano. Ecco, buongiorno. Quando può ci raggiunge anche Stefano Ciafani, il Presidente di Legambiente. Ecco, buongiorno, dove preferisce? Ecco, adesso si portano i microfoni così riusciamo a... Grazie. Buongiorno onorevole Vallardi. Ecco, abbiamo parlato anche di tante esperienze e il biometano è sicuramente una grande risorsa dalle grandi potenzialità, che potrebbe essere un forte alleato anche con l'agricoltura e degli agricoltori, diffusi sull'intero territorio nazionale. Com'è la situazione adesso nell'ottica anche della transizione ecologica, e come la politica vuole approcciarsi a questa nuova possibilità? Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno, ringrazio Legambiente per l'invito, saluto il Presidente Ciafani, Luigi Lazzaro e Piero De Candia. Poi non vedo bene, sicuramente, intanto bello e suggestivo l'ambiente dove siamo, e sicuramente è da stimolo anche per un argomento molto, molto importante come questo, quello del biometano. Il biometano in agricoltura è un tema che è stato molto all'attenzione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, è stato un affare assegnato, voluto da me, dalla Commissione Agricoltura, proprio perché, e qui bisogna aprire una parentesi, nel senso che lo stiamo incentivando in questo Paese, però c'è molto ancora da fare, secondo me, sul tema del biometano. Credo che sull'utilità del biometano sappiamo tutti quanti sicuramente molto, ma molto su questo argomento. Quello che c'è invece, secondo me, molto da fare è ancora l'approccio mentale nei confronti della gente. Dell'utilità degli impianti di biometano in agricoltura credo sia evidente il fatto che, secondo me, se vogliamo andare verso un'efficienza energetica a 360 gradi della tipica azienda agricola,
credo che il biometano sia la soluzione vincente. E proprio in questa direzione all'interno del PNRR siamo riusciti a inserire, grazie al parere della Commissione Agricoltura, che tra l'altro ha votato all'unanimità, e non è stata cosa molto semplice. Poi qui apriamo anche qui una parentesi, perché senza voler andare a far nomi e cognomi, credo che ci sia una visione da parte di una certa forza politica abbastanza avversa ancora al biometano, ma secondo me ancora perché non ne conosce effettivamente il valore. Però è stato fatto un grande lavoro anche di sensibilizzazione all'interno della Commissione, e quindi siamo arrivati a un parere all'unanimità. E quindi all'interno del PNRR c'è appunto la valorizzazione del biometano come fonte rinnovabile, alternativa a favore dell'ambiente, e questa è una grande cosa, ma che ci permette anche di avere l'autosufficienza energetica all'interno dell'azienda. Oltre al biometano sono stati fatti anche grossi investimenti adesso per quanto riguarda agrovoltaico su cui c'è stato un grande, ne apro e chiudo una piccola parentesi, saluto Stefano che è arrivato, piacere vederti. E sull'agrovoltaico è stato puntualizzato proprio ieri mattina dal Ministro Patuanelli, che era in audizione lì in Commissione Agricoltura, proprio su una mia domanda specifica, ha detto che l'agrivoltaico prima esauriamo tutti i tetti delle aziende agricole, poi sui terreni, definiamoli così, quelli improduttivi, quelli di risulta, andremo a mettere i pannelli. Non possiamo qui in Veneto, dalle colonne, penso alle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, con i pannelli fotovoltaici, è una contraddizione in termini. Però all'interno di questa farmer ideale, cioè avere l'autosufficienza energetica, io credo sia una grande cosa. Ecco, l'autosufficienza energetica passerà attraverso il fotovoltaico e attraverso il biometano, quel biometano che riusciamo a produrre all'interno della stessa azienda. Quello che secondo me è ancora il grande scoglio che dobbiamo superare, e ne ho avuto contezza il sentore proprio la settimana scorsa, che ci è arrivato da parte di un impianto in provincia di Piacenza, la versione della cittadinanza. Qui manca ancora, secondo me, una sensibilizzazione tale per cui bisogna, e qui credo abbiamo mancato un po' tutti, non certo Legambiente, ma sicuramente le forze politiche, quello di far capire che il biometano è amico dell'ambiente, non è nemico dell'ambiente. Il biodigestore è amico dell'ambiente, non è nemico dell'ambiente, ma è amico dell'ambiente per tutte le ragioni che non sto qui a spiegare, ragioni tecniche che già tutti quanti credo conosciamo, ma anche perché credo che, allargando un attimino il ragionamento, attraverso il biometano, che sicuramente va anche nella direzione del rinnovo delle parco macchine. Proprio in questi giorni c'è stata l'inaugurazione di questo nuovo trattore a biometano, penso si possa fare nome e cognome da parte della New Holland, che finalmente va in produzione. So che altre case di produzione dei trattori si stanno concentrando in questa direzione, però oltre al fatto che è un ottimo ecocombustibile, se possiamo definirlo tale, dai biodigestori tiriamo fuori il biodigestato, quel biodigestato che, grazie a un emendamento fatto sempre dalla Commissione Agricoltura, molto probabilmente adesso si potrà equiparare a qualsiasi altro tipo di fertilizzante. E qui andiamo a risolvere, secondo me, due problemi. Il problema della concentrazione dei nitrati in terreni dove gli allevamenti intensivi stanno creando problemi, perché se riusciamo a pellettizzarlo, e anche qui all'interno dell'emendamento ci sono i criteri per poterlo pellettizzare, riusciamo poi a spostarlo in tantissime altre zone, senza problemi, in tantissime altre zone del nostro paese, dove purtroppo abbiamo grossa carenza di sostanza organica. E quindi questo è sicuramente un grande vantaggio. E poi soprattutto è comunque un fertilizzante organico che ci permette di ridurre l'uso e, se mi permettete, anche l'abuso dei fertilizzanti chimici, che sono stati uno dei grossi problemi, secondo me, dell'agricoltura italiana nel passato remoto, recente, ma anche attuale, perché hanno drogato, se si può usare questo termine, i nostri terreni
convincendo gli agricoltori che mettendo il fertilizzante chimico si risolvevano tutti i problemi, però risolvevano i problemi di chi produceva i fertilizzanti chimici e drogava i terreni, nel senso che li rovinava perché si abituava all'uso del fertilizzante chimico, con tutte le conseguenze dal punto di vista organico del terreno, che diventava duro da lavorare e poi resiliente a qualsiasi altro tipo di incentivo dal punto di vista della produzione dei prodotti. E soprattutto nel momento in cui sembra che questa legge sul biologico debba uscire dalle segrete stanze della Camera dei Deputati, ne parlavamo proprio la settimana scorsa con il Presidente Ciafani, è un po' difficile fare biologico con i fertilizzanti chimici, quindi se vogliamo andare verso la sostanza organica dobbiamo per forza passare, nel momento in cui abbiamo quasi chiuso completamente gli allevamenti, le stalle in questo Paese, dobbiamo per forza, secondo me, passare attraverso il biodigestato e quindi l'incentivo dei biodigestori. Ecco, questo è il quadro, secondo me, anche positivo, perché abbiamo intrapreso la strada giusta, i soldi a disposizione ce ne sono e secondo me ce ne sono sicuramente a sufficienza per riuscire a compiere questo percorso verso la transizione anche ecologica, verso il fertilizzante organico, e secondo me ci siamo. Manca, e concludo, questa sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, fargli capire che alla fine, se tutti quanti ricicliamo, e qua Ecoforum sicuramente è l'esaltazione di chi differenzia bene e ricicla bene, se riusciamo a differenziare, ecco, tutta quella frazione organica poi alla fine deve avere uno suo sfogo, ma che è uno sfogo positivo nel avere questa amicizia verso l'ambiente. Ecco, secondo me siamo nella direzione giusta, manca un ultimo step di sensibilizzazione. Forse anche di informazione, mi permetto di aggiungere, che è stata data un po' forse male negli ultimi anni. Passerei quindi da Werner Zanardi dell'ufficio tecnico del settore compost di SESA, che proprio già produce biometano dal rifiuto organico. Sì, allora grazie a Piero, grazie a Luigi per l'invito e questo consueto appuntamento a cui veramente SESA ci tiene in maniera particolare, perché, ripeto, è un momento in cui si discute ma anche si condivide molto, un sacco di informazioni. Io ho raccolto un po' di suggestioni, moltissime anche da parte del senatore, che ha parlato di molte cose interessanti che ovviamente coinvolgono anche il settore del rifiuto organico, che ovviamente rappresentiamo come azienda. E partirei proprio dall'ultima affermazione, che è stata quella legata alla sensibilizzazione, all'informazione. Ora, l'azienda nostra da un po' di anni a questa parte ha cominciato a reinvestire moltissimo in quella che è l'educazione ambientale. Quindi tutti i concetti legati alla raccolta differenziata, al perché la si fa e a cosa sono i risultati della raccolta differenziata, noi la stiamo spiegando scuola per scuola nel territorio che serviamo, che è fatto di circa 54-55 comuni della bassa padovana. Quindi già oggi abbiamo un calendario di incontri che contano circa 2500 studenti che andremo a incontrare e a cui andremo a spiegare tutte queste cose che stiamo anche discutendo adesso. Un'altra cosa interessante che secondo me è emersa, non è una novità, però volevo così sottolinearla, è la connessione, la trasversalità e interconnessione tra quello che è SESA rispetto a tutte anche le altre attività di cui abbiamo sentito parlare prima. Parlo di quello che ha raccontato Armido piuttosto che di quello che ha raccontato Giacomo. Do del tuo a queste persone e mi rivolgo in maniera così personale perché li conosco da molto tempo e mi piace anche così creare e accorciare le distanze nei confronti del pubblico. Si lavora insieme, lavoriamo insieme. Il rifiuto di Asvo viene trattato in SESA, il rifiuto di Savno idem, lo stesso. Lo scarto organico di Padova arriva nel nostro impianto, quindi veramente siamo tutti collegati, tutti uniti, e dobbiamo essere anche nel fare una buona raccolta differenziata, perché buona raccolta differenziata significa anche compost di qualità, biometano di qualità, CO2 di qualità. Io avevo delle slide da far vedere, la seconda forse
ecco, questa rappresenta secondo me quello che in realtà noi facciamo e che appunto esprime la circolarità di cui tanto si parla, che ormai noi addetti ai lavori ormai ci esce dalle orecchie questo termine, al quale appunto aggiungo la trasversalità con tutti i soggetti di cui abbiamo sentito parlare. Aggiungo, mi permetto, di parlare della bioplastica. Bioplastica compostabile, che per noi diventa molto importante perché bioplastica compostabile, che vuol dire shopper per trasporto merci piuttosto che i sacchetti appositi per la raccolta dell'organico, ci consente appunto di arrivare a quei livelli di qualità che giorno per giorno ci aspettiamo di osservare su quelli che sono i conferimenti del nostro impianto. È importante che ci siano questi materiali, questi imballaggi. Vi cito, tanto per ricordare, ma sicuramente voi lo sapete, che da gennaio di quest'anno è entrato nel comparto di Conai il nuovo consorzio BioRepack, che appunto si occuperà di gestire, di erogare proprio dei finanziamenti nei confronti di quelli che sono i produttori di rifiuti, quindi i comuni, che si vedranno ritornare indietro dei soldini in base alla qualità del loro scarto prodotto e quindi in base anche alla quantità di bioplastiche presenti. Sulla questione bioplastiche mi permetto anche di dire che il nostro impianto, per la caratteristica che ha di essere un impianto di tipo integrato, cosa vuol dire integrato? Che abbiamo sulla buccia di banana la possibilità di fare una digestione anaerobica e un compostaggio. Insieme alla buccia di banana ci finisce anche appunto la bioplastica e attraverso questo sistema combinato di trattamento noi riusciamo a superare tutte quelle che potrebbero essere le criticità che alcuni di questi manufatti potrebbero avere in altri contesti operativi. Quindi diciamo che la nostra azienda, che comunque sì, rappresenta un punto importante anche dal punto di vista della quantità di gestione dei quantitativi gestiti, partecipa in maniera attiva anche alla soluzione di questi tipi di problemi e comunque va a braccetto con quello che è il comparto sia delle bioplastiche ma anche della carta. La trasversalità, la connessione noi la mettiamo in pratica con l'agricoltura in quanto produttori di ammendante compostato, sia anche per il settore biologico, perché abbiamo anche una linea di ammendante compostato verde, ma mi permetto di dire anche connessione con i trasporti, con il mondo, con il settore dei trasporti. Noi abbiamo sostituito nell'arco di pochi anni tutta la flotta che si occupa della raccolta differenziata in quei 54 comuni di cui vi parlavo, il che significa che noi mandiamo in giro mezzi che utilizzano il biometano che produciamo in azienda e che quindi concorrono all'abbattimento di tutti quelli che sono le pressioni che un carburante convenzionale può produrre in atmosfera. Sì, io direi che ho finito, quindi vi ringrazio ancora e buona continuazione. Grazie. Allora ricordiamo di settore compost di Sesa. Chiamerei quindi su questo anche Stefano Svegliato di Iniziative Biometano, che invece produce appunto biometano da scarti agricoli anche con una gestione consortile, quindi sul territorio. Può spiegarci un po' di cosa si tratta? Certamente, grazie ancora dell'invito al Presidente Lazzaro, al Presidente Ciafani, al Direttore De Candia e porto anche i saluti del Dottor Bozzetto Stefano, che è il nostro amministratore delegato. Potrei anche chiudere qui perché il Senatore ha dato una esposizione molto precisa e puntuale. Quasi mi stupisco che un rappresentante politico abbia questa competenza, il che è il suo onore, mi permetto di dirlo. Perché è andato a toccare i punti più interessanti, più salienti, che è un po' anche la trasformazione che il biometano porta nel mondo dell'agricoltura, perché è un passaggio in avanti rispetto alla tariffa elettrica. La tariffa elettrica era alla fine un obiettivo per ogni azienda agricola: valorizziamo per avere un'economia, dimenticando tutto quello che invece poteva essere l'effetto positivo che portava e che ha detto poi alla fine il Senatore, che nella sostanza è il biodigestato, che è il vero valore di cui il biometano non è altro che una piccola componente di questa grande filiera. Iniziativa Biometano opera nel mondo della trasformazione delle matrici agricole e zooagricole,
esclusivamente restando nel campo dell'agricoltura e tenendo una netta separazione rispetto al mondo dei rifiuti. Non perché ci sia una pregiudiziale di fondo, ma proprio perché abbiamo ritenuto necessario andare incontro alle esigenze di quella chiarezza che molto spesso nella popolazione non c'è. Il vero tema che diceva il senatore prima, uso il termine dell'ignoranza perché è nella sostanza quello che si verifica, cioè la non conoscenza delle pratiche, dei metodi e dei significati delle nostre attività creano grandissima confusione. Ancora oggi si pensa che il biometano agricolo derivi dalla combustione, cioè parlano di inceneritori negli impianti che sono invece dei biodigestori dove c'è semplicemente un'attività anaerobica con dei batteri che vanno a fermentare. Quindi il fatto della non conoscenza e dell'ignoranza provoca anche preoccupazione e timore nella popolazione. Il modello che noi cerchiamo di applicare nel panorama italiano recupera un po' quello che diceva prima il rappresentante di Sesa, uno schema a rete piuttosto che consortile. Non ha senso andare a realizzare un impianto per ogni azienda, perché sarebbe la stessa politica che ha rovinato il Veneto dal punto di vista urbanistico, dove abbiamo zone industriali a macchia di leopardo, ma cercare di concentrare in siti che possono fornire le condizioni territoriali ideali l'attività di più soggetti. Quindi mettere assieme un principio di cooperazione per unire e coniugare il valore delle aziende agricole, che non dobbiamo dimenticare che devono fare il loro mestiere, quindi produrre nel nostro caso letame, liquami e sostanze vegetali, con la competenza industriale che un altro operatore come Iniziativa Biometano può mettere assieme. Il risultato di questo progetto è quello che viene esplicitato dal Consorzio Italiano Biogas, il CIB, nella definizione di biogas fatto bene e che è stato rappresentato non più tardi di quest'anno, nei primi mesi, con il Farming for Future, il nuovo manifesto che traccia le traiettorie per la valorizzazione del mondo dell'agricoltura all'interno delle energie rinnovabili. Gli effetti del PNRR sul mondo agricolo, il biometano agricolo, sono pesati per 1,92 miliardi di euro, una montagna di soldi, ma la mia preoccupazione come anche soggetto che crea le aziende, le sviluppa sul territorio, è l'incapacità da parte della struttura pubblica di poter rispondere in termini adeguati temporali alle esigenze. Porto un esempio, senatore, nel nostro Veneto, dove c'è grande competenza a livello regionale, devo ammetterlo, 2 anni per avere un'autorizzazione di un impianto da 500 standard metri cubi di biometano che mette assieme 56 aziende agricole. Allora è praticamente impossibile rispettare i tempi che l'Europa ci ha dato per poter andare a fare gli investimenti, senza entrare poi nel merito di altre richieste che sono veramente demenziali, ma magari la disturberò per poter affrontare insieme a lei questi temi, che di fatto impediscono al mondo del biometano di poter avere una sua valorizzazione sul territorio per i vincoli, i lacci e i lacciuoli ci sono messi. A questo punto io mi rivolgo a Legambiente, perché può diventare un elemento determinante in 2 aspetti: nel far transitare nei confronti della conoscenza della popolazione il vero valore e la vera realtà scientifica delle pratiche che vengono attuate. Non possiamo andarlo a raccontare noi produttori, perché ovviamente saremo di parte, non può raccontarlo neanche la politica, perché ormai non è più creduta. Purtroppo sento addirittura consiglieri o amministratori che dicono: ma se i controlli li fa l'ARPAV allora non valgono niente. Cioè, quando la stessa parte politica mette in dubbio la validità di un sistema di controllo da parte dell'ente pubblico, forse non funziona qualcosa nella correttezza istituzionale, ma anche veramente nell'onestà del pensiero. E Legambiente può anche accompagnare quindi nella rappresentazione delle realtà che meritano di essere ovviamente sostenute, perché come su qualsiasi mondo, anche nell'agricoltura ci sono i cialtroni e c'è chi cerca di fare le cose bene. Quindi penalizzare chi segue scorciatoie e dare sostegno e aiutare in un confronto proattivo queste aziende che cercano di dare un significato al territorio. E quindi ecco l'invito che io rivolgo proprio a Legambiente, al Presidente e al Direttore, è quello di assisterci nel poter individuare strumenti di comunicazione e anche di certificazione che possano permettere a chi rappresenta questo mondo di dire: stiamo facendo le cose fatte bene. Bene, grazie. Se mentre ci raggiunge il Presidente Ciafani e il Senatore Vallardi vuole rispondere un po' a questo che ci stava sollevando. Sì, sicuramente. Il tema
Il tema è delicatissimo, nel senso che è un po' la debolezza della politica, no? E qui bisognerebbe allargare, forse andremo anche fuori tema, ma però è quello comunque alla fine. C'è in questo ultimo periodo, devo dire, nel senso degli ultimi 10 anni, la politica è diventata molto debole, vediamo quella che è anche la situazione. Secondo me negli ultimi 10-12 mesi si sta un po' riprendendo e qui vengo anche al nocciolo della questione, come spendere questi soldi nei prossimi 3 anni, perché effettivamente se le cose stanno così, vedo qua anche Stefano, è un po' dura. Quei 2 anni di autorizzazione quando tutto va bene, no? Nel senso che, e ancora che siamo in Veneto, dove devo dire sono abbastanza, parlo del nostro governatore Luca Zaia ma anche del nostro assessore, sono sicuramente illuminati, perché forse, e anche i dati di oggi di Ecoforum lo dimostrano, siamo i migliori d'Italia. Pensa ai peggiori, come si suol dire, come sono messi. Io ho avuto la fortuna, perché credo di essere fortunato a essere in quel posto, di viaggiare un po' in tutta Italia, e vi assicuro che il Veneto è ancora un'isola felice. Cosa fare? Io credo che in questi ultimi 10 mesi il Premier Draghi ha dimostrato capacità di sintesi, grande determinazione. Devo dire che stiamo tutti lavorando nella stessa direzione. Prima ascoltavo con attenzione, ringrazio Legambiente perché ha condiviso da tempo questa politica ambientale che va nella valorizzazione dei prodotti di scarto, ma quello che è molto interessante è che anche tutte le associazioni di categoria, che non sto qua a elencare, ma insomma Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, hanno capito l'importanza dei biodigestori quale supporto anche al reddito dell'azienda stessa, perché sicuramente siamo nel paese del Made in Italy, siamo nel paese del mangiar bene, però alla fine l'agricoltore non riesce ad avere un reddito sufficiente, secondo me, se non lo integriamo usando tutto quello che viene prodotto nell'azienda, quindi il prodotto buono che poi riusciamo a vendere con qualche difficoltà, perché l'Italian Sounding ci sta creando qualche grosso problema, ma abbiamo poco tempo a disposizione. Penso al discorso del Prosec, del Prosecco, dell'aceto balsamico, e qui andremo avanti ore a parlare, ma non è il caso oggi, ma non abbiamo tempo. Però credo che il bello è che, e devo dire che il ministro Cingolani ha capito questo, è molto attivo in questa direzione. Avremo la prossima settimana, giovedì prossimo, a Castel Porziano proprio un convegno su questo, c'è anche il Presidente Draghi, proprio per parlare di PNRR e soprattutto di biodiversità. Ecco, concludo dicendo, abbiamo questa grande forza in questo Paese, l'Italia dei 1000 campanili, delle 1000 biodiversità, che è la nostra vera forza, e io credo che se lavoriamo tutti quanti assieme, e oggi lo stiamo dimostrando, sicuramente riusciamo a vincere questa sfida. Grazie senatore Vallardi. Su questo quindi chiedo una conclusione un po' a tutte queste riflessioni che sono sorte oggi a Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente. Prego. Sì, grazie Giulia, ringrazio Legambiente Veneto, i nostri circoli veneti che lavorano 365 giorni l'anno, scusate. I nostri circoli veneti che lavorano 365 giorni su questi temi. Ringrazio i partner di questo Ecoforum, che è sempre un appuntamento molto importante, e anche i nostri ospiti che stamattina, oggi pomeriggio, animeranno questa giornata. Ho salutato la Presidente Rotta, ne approfitto per ringraziare il Presidente Vallardi, che non manca mai ai nostri appuntamenti sia nazionali che veneti. Sì, alcune considerazioni per provare a recuperare un po' il ritardo che abbiamo accumulato, molto velocemente. Allora, noi parlare di economia circolare in Veneto è semplice, per certi versi. Io parlo sempre, insomma, questa è un po' l'Eden dell'economia circolare, e questa è terra di madonne pellegrine. Paolo Contò, il mio amico Paolo Contò,
negli ultimi 20 anni l'abbiamo portato in giro per l'Italia, abbiamo fatto tanti viaggi insieme per raccontare nel sud le cose che succedevano in Veneto, che poi sono cominciate a avvenire anche nel centro-sud. Perché insomma è stato sempre una terra di grande, di frontiera assoluta. Quando siamo stati nel aprile del 2017 a Bruxelles con la tappa finale del nostro Tono Verde che era dedicata all'economia circolare, organizzammo questo evento nel Parlamento europeo con l'allora relatrice del pacchetto sull'economia circolare Simona Bonafè, c'era il vicepresidente della Commissione europea Katainen, a cui facemmo premiare i 100 campioni dell'economia circolare italiana, e lui si stupì delle esperienze così avanzate che l'Italia poteva vantare, perché ci stanno, e ce ne sono ovviamente tante partite anche nel Paese, ce ne sono diverse esperienze che sono espressione di questa regione. I dati che sono stati presentati oggi, che stanno nel dossier, raccontano appunto di come territori hanno già sostanzialmente per certi versi raggiunto gli obiettivi del pacchetto sull'economia circolare al 2035, ci sono alcuni territori che non li hanno raggiunti, ci sono alcune sacche di resistenza rispetto a questo Eden, c'è una parte di purgatorio, no? Penso ai dati di alcuni capoluoghi di provincia che se facessero come altri capoluoghi di provincia di questa regione permetterebbero di non avere quei dati sullo smaltimento in discarica o agli impianti di termovalorizzazione, e quei capoluoghi di provincia che stanno indietro si devono dare una mossa. Non ho altre formule ingegneristiche per esprimere appunto i ritardi, cioè il commento sui ritardi accumulati. Questo sul fronte della raccolta differenziata, perché poi è fondamentale ovviamente puntare sui sistemi che sono partiti in questa parte di paese, sistemi domiciliari, che sono quelli che congiuntamente alla tariffazione puntuale, su cui arrivo fra un po', permettono di arrivare a quei quantitativi di secco residuo pro capite annuo che sono propri di quella parte di regione che appunto potrebbe, tra virgolette, quasi fare a meno degli impianti di smaltimento. Seconda questione, l'impiantistica. A proposito di Eden, questo è territorio di impianti che non esistono in nessun'altra parte del mondo. Quando abbiamo fatto le consultazioni con l'allora Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi nel febbraio scorso, quando insomma è toccato a noi, gli abbiamo parlato dell'impianto dei prodotti assorbenti per le persone di Spresiano, gli abbiamo parlato dell'impianto di Bottrighe, che è in grado di produrre il butandiolo da fonte rinnovabile e non da petrolio, 2 esemplari unici al mondo, perché le cose in Italia le sappiamo fare bene, e ripeto, questa parte di paese le sa fare particolarmente bene. Però ecco, bisogna completare, bisogna fare in modo che queste esperienze uniche a livello planetario poi in qualche modo permeino tutta l'infrastruttura impiantistica della regione. Questo vale sicuramente per i rifiuti urbani, bisogna fare uno sforzo altrettanto importante sul fronte degli rifiuti speciali e pericolosi. C'è l'opportunità dell'avviso pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica il 15 ottobre scorso, c'è quel 1,5 miliardi di euro, il 60% dei quali è destinato al centro-sud, una percentuale un po' troppo bassa, come abbiamo detto già all'inizio di quest'anno, perché vuol dire che il 40% è dedicato al nord, e sapete bene quanto è necessario infrastrutturare il centro-sud per fermare l'economia che fa circolare i rifiuti da una parte all'altra del paese, per praticare l'economia circolare che invece i rifiuti li gestisce in ambiti quantomeno regionali, ma quantomeno anche addirittura provinciali. E bisogna fare anche in questo territorio tutti quegli impianti che servono per innalzare il livello qualitativo della dotazione impiantistica veneta, quindi gli impianti
gli impianti che sono in grado di avviare a riciclo i prodotti assorbenti per le persone che non sono in provincia di Treviso, gli impianti che sono in grado di estrarre quelle miniere di metalli preziosi e di terre rare che sono nei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, rifiuti tessili, gli impianti che trattano le terre da spazzamento, insomma c'è da fare gli impianti che questo anche c'è una parte dell'avviso del Ministero che riguarda le aziende, insomma gli impianti che devono essere realizzati per avviare al riciclo, al recupero di materia, quella parte di flussi di rifiuti, penso ad esempio alle plastiche miste che oggi vengono inviate o a combustione o a smaltimento. Per fare tutto questo servono le semplificazioni. Servono semplificazioni che non sono state inserite nel decreto del governo Conte 2, un anno e qualche mese fa. Quelle semplificazioni non sono state inserite neanche nel decreto semplificazioni approvato dall'attuale governo qualche mese fa. Serve un altro decreto semplificazioni. E serve un altro decreto semplificazioni. Non parlo di eolico, non parlo di fotovoltaico integrato sui tetti nei centri storici, non parlo della partita energetica su cui abbiamo discusso per 2 giorni al forum Quale Energia ieri e l'altro ieri a Roma, ma questo vale anche per le semplificazioni che sono necessarie per fare in modo che non solo in questi 5 anni, ma anche dal 2027 in poi, quando i soldi del Next Generation EU saranno, come dire, o spesi o persi, ma anche dal 2027 in poi noi dobbiamo fare in modo che si facciano velocemente le cose che servono all'economia circolare, alla rivoluzione energetica, all'agroecologia, alla manifattura che si libera delle fonti fossili, e poi la partecipazione dei cittadini, dei territori, perché ci stanno i cittadini che sono spaventati, poi ci stanno i cittadini che fanno politica e agitano le folle e si costruiscono carriere politiche, perché c'è il NIMBY dei cittadini e c'è il NIMTO degli eletti, ci sono entrambi. Ecco, diciamo, queste sindromi vanno affrontate con la cura della partecipazione, del coinvolgimento, tempi assolutamente definiti, si discute sul territorio se quel progetto va bene così com'è, se va modificato e migliorato, se va rigettato, con soggetto terzo che prende le istanze di tutte le parti e poi mette a disposizione del proponente quello che è l'esito del dibattito pubblico. Così succede in Francia dalla metà degli anni 90, così dovrebbe succedere in Italia a partire dal 2016, quando è stato approvato il nuovo codice degli appalti, purtroppo con soglie dimensionali talmente alte che il dibattito pubblico è stato utilizzato per pochissime opere nel nostro Paese. Adesso, qualche settimana fa, il Ministro Giovannini, ne parlavamo ieri nel faccia a faccia conclusivo che abbiamo fatto al Forum Quale Energia di Roma, sono state abbassate le soglie per alcune tipologie di infrastrutture, impianti che devono essere realizzati, però ad esempio gli impianti a biometano non prevedono l'obbligo del dibattito pubblico, invece è importante farlo, ma questo vale. Come abbiamo chiesto all'inizio di quest'anno, già al precedente governo, e l'abbiamo fatto anche al Premier Draghi, il dibattito pubblico è fondamentale farlo per tutte le opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché se noi dobbiamo aprire decine di migliaia di cantieri in questo Paese, e lo dobbiamo fare entro i prossimi 5 anni, noi rischiamo decine di migliaia di conflitti sul territorio, vuol dire che l'Italia diventa un Paese in guerra civile. Questo rischiamo. Allora, o coinvolgiamo i territori per far fare tutte quelle opere che servono. Poi ce ne sono alcune che non servono, penso al progetto di confinamento geologico della CO2 che vuole fare Eni davanti alla costa di Ravenna. Alcune non vanno fatte, così come il ponte sullo stretto di Messina che non sta nel PNRR, di cui parlavamo ieri con il Ministro Giovannini. Ma le opere che servono alla transizione ecologica vanno fatte. Per farle in una pace quanto più possibile diffusa sul territorio nazionale, bisogna coinvolgere i territori. Poi non li convinceremo tutti i cittadini, però bisogna coinvolgerli per appunto gli eletti, cittadini eletti, per appunto cercare di fare velocemente quelle opere che servono. 2 battute finali sul nuovo piano regionale rifiuti. Ne approfitto per ringraziare anche l'assessore Bottaccin che è arrivato. Noi l'abbiamo salutato positivamente, il piano approvato in giunta.
è un buon punto di partenza. Abbiamo anche rilevato insomma, che il confronto che c'è stato, penso all'Ecoforum dell'anno scorso, alcune delle nostre istanze, alcune nostre sollecitazioni sono state fatte proprie dalla Regione, e questo ovviamente lo abbiamo rilevato molto positivamente. Adesso c'è il passaggio in Consiglio, se c'è da modificare c'è solo da migliorarlo, non si può abbassare l'asticella. Cioè, se c'è da fare delle modifiche, servono solo per alzare l'asticella, perché l'Eden dell'economia circolare deve essere ambizioso, e quindi la discussione in Consiglio Regionale non può abbassarla quell'asticella, ed è fondamentale, mi fermo, volevo essere più sintetico, Giulia non mi ha bloccato e chiedo scusa. Crediamo che su questo è fondamentale lavorare sul principio premialità-penalità economica, perché noi convinciamo tutti, anche quelli più riottosi, anche i più reazionari rispetto alla rivoluzione dell'economia circolare, se noi la leva economica la azioniamo in maniera molto, molto efficace. Ci sono degli strumenti che vanno in questa direzione. Insomma, forse non ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa facevamo partecipare l'ex assessore regionale dell'Emilia Romagna per raccontare la legge sull'economia circolare dell'Emilia Romagna, che è uno strumento molto molto interessante. Lì si prevede una soglia, un obiettivo di 150 kg pro capite anno, sono meno bravi gli emiliano-romagnoli su questo come obiettivo, e chi sta sopra paga una penalità, chi sta sotto paga la penalità, chi sta sotto prende la premialità, e chi sta sopra può prendere le risorse del fondo per appunto mettere in campo dei progetti concreti per andare sotto quella soglia. E l'altra questione, c'è l'obbligatorietà della tariffazione puntuale per tutti i comuni. Ecco, questi strumenti sono fondamentali, permettono veramente di far volare e decollare anche chi già vola alto, come la Regione e il Veneto. Noi ovviamente parteciperemo a questo dibattito, non perché siamo in Consiglio regionale, ma perché siamo molto interessati, perché appunto questa discussione permetta una finalizzazione positiva di questo piano approvato in Giunta, e ovviamente non faremo mancare il nostro contributo di ulteriori proposte per migliorare laddove possibile questa bozza di piano, che ripeto è già un buon punto di partenza con cui iniziare a ragionare sul prossimo futuro dell'economia circolare del Veneto. Grazie. Grazie Presidente Ciafani. A questo punto quindi noi concludiamo qui la sessione con un po' di ritardo, e passo il testimone ad Alberto Bragaglia, che condurrà la sessione successiva, con cui mi scuso anche del ritardo accumulato, ma abbiamo cominciato in ritardo. Grazie a tutti i relatori che sono intervenuti, e quindi non so se dobbiamo fare il cambio di microfoni. Grazie. No, stiamo aspettando appunto Alberto Bragaglia, e lascio qui i microfoni così riusciamo a fare. Prego, grazie. Allora questo lo lascio qui, così possiamo fare il cambio. Funziona? Grazie mille e benvenuto a tutte e tutti. Con un pizzico di ritardo, ma non è un problema, cominciamo questa, giro d'opinioni sul nuovo piano di rifiuti del Veneto. Io chiamo Roberto Campagna, che è il Presidente del Consiglio di Bacino della Sinistra Piave, Paolo Contò, che è direttore del Consiglio di Bacino Priula, Chiara Gallani, che è assessora all'ambiente del Comune di Padova, e poi l'assessore Giampaolo Bottacin, assessore regionale all'ambiente e clima della Regione, che in qualche modo è il padre di questo aggiornamento del piano rifiuti. Poi chiamo Laura D'Aprile, che è capo dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero della Transizione Ecologica. È collegata, cioè se ce la fa si collega. Ok, si collega. Ci siamo. Vabbè, noi non la vediamo, ma lei ci vede. Ok, perfetto. Benvenuta. E poi ci aiuterà a tirare le somme
di questo giro Luigi Lazzaro, che è presidente della Lega Ambiente del Veneto. Allora, aggiornamento del piano rifiuti della Regione, se ne è già parlato, se ne parlerà ancora. Probabilmente per concretizzare, diciamo, quello che prevede e quello che prevederà questo piano, potremmo cominciare da Roberto Campagna, presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, un consiglio di bacino particolarmente virtuoso, che ci può spiegare come si fa a essere così virtuosi e quali prospettive e quali possibilità dà l'aggiornamento di questo piano. Buongiorno a tutti, ringrazio Lega Ambiente per l'invito per discutere di questi temi molto importanti, ma soprattutto che stanno molto a cuore ai cittadini e quindi all'ambiente. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave afferiscono 44 comuni della provincia di Treviso. Nel tempo sono stati introdotti principi di raccolta differenziata e siamo arrivati a questi risultati molto, molto importanti. Chiaramente sono risultati che dipendono dalla buona volontà e dalla condivisione ovviamente dei cittadini. Quindi in passato si è investito molto sulla informazione, sulla comunicazione, sulla sensibilizzazione e questi sono i risultati e questo appunto è il frutto del lavoro fatto. Attività che è stata fatta in maniera molto frequente nelle scuole, perché noi crediamo in modo particolare nei ragazzi, nei giovani che saranno i cittadini del domani. Quindi questo ci ha portato a raggiungere questi risultati. Risultati che abbiamo visto una volta raggiunti non sono per niente consolidati, anzi si fa fatica ad arrivare a un certo livello, però è molto più facile ritornare indietro. Quindi da questo punto di vista non bisogna mai fermarsi. L'evoluzione che può esserci è per consolidare questi risultati, come la vediamo noi in questo momento, è quella di avere poi anche degli impianti che siano in grado di accogliere e trattare quello che va oltre quello che si può spingere nella differenziazione. Quindi il piano dei rifiuti, la proposta che è stata fatta dalla Giunta regionale, sicuramente ci trova favorevoli e ci fa condividere questa strada, soprattutto anche per quanto riguarda la proposta di tariffa unica nel nostro bacino, che è abbastanza variegato come territorio, perché abbiamo la pianura ma abbiamo anche la pedemontana, abbiamo alcune cittadine insomma di un certo numero di abitanti. Da tempo abbiamo la tariffa unica e questo sicuramente è un servizio aggiuntivo che viene dato ai cittadini. Quindi per quanto riguarda l'impiantistica ci trova perfettamente favorevoli. Ho sentito anche prima, e c'è nel piano, si parla di quel contributo. È giusto adesso anche premiare chi in passato ha fatto questi sforzi, quindi siamo sempre molto attenti a chi rimane indietro, perché è giusto così, però a volte bisogna anche avere la forza e il coraggio di riconoscere il lavoro che viene fatto e lo sforzo fatto dai cittadini, quindi vanno sicuramente premiati. Per quanto poi mi riguarda, io direi che il pubblico può fare anche uno sforzo, provare ad andare nella direzione anche del trattamento di rifiuti speciali e pericolosi, perché è un settore dove spesso è lasciato alla gestione di aziende di medie e piccole dimensioni e lì bisogna stare un po' attenti, che poi sappiamo quali sono le mire sul mondo dei rifiuti e quindi una particolare attenzione a preservare questo tipo di aziende e di attività. Quindi anche un impegno pubblico in questa direzione. Grazie Roberto Campagna. E a Paolo Contò, farei più o meno la stessa richiesta. Ecco, siete già
virtuosi, avete già superato in qualche modo anche gli obiettivi che si pone l'aggiornamento del piano regionale per i rifiuti, ma a vostro parere quali sono le strategie vincenti per poter migliorare ancora? Grazie, utilizzerò, se è possibile, per semplicità, 3 diapositive sostanzialmente per mettere a fuoco quello che ho interpretato il compito che adesso mi ha ricordato, ma che mi è stato assegnato con il titolo, cioè che cosa in questo piano ci chiama a fare e come entra il sistema di finanziamenti del PNRR. Questa occasione proprio con il piano, quindi questa felice coincidenza di un piano che, lo dico subito, ma l'ho detto alla consultazione della Regione con i bacini, è un piano sul quale auspico che il Consiglio regionale sia all'altezza della Giunta, cioè la Giunta ha fatto uscire un piano condivisibile di alto spessore e che mette tutte le premesse per continuare ad essere l'Eden, diceva Stefano Ciaffani, di questo sistema nazionale. Ho provato a mettere giù alcune strategie di intervento partendo sulla situazione attuale. Ho fatto la storia dei miei ultimi 20 anni, quando ho cominciato questo percorso nell'allora Consorzio Puyol. Come ero 20 anni fa, oltre che essere più giovane, avevo anche questa situazione di gestione. Il Veneto contava circa, adesso faccio fatica a vedere da qui, 500.000 tonnellate di potenzialità di rifiuto organico. Oggi il Veneto si presenta non solo a soddisfare la propria necessità, ma a 1,5 milioni di tonnellate all'anno, e quindi soddisfa anche altre necessità che dovrebbero avere un'economia più circolare attorno a sé, come direbbe un noto imprenditore che ci ha lasciato. Ecco, avevamo una raccolta differenziata, sbaglio, del 27%, anche lì un po' si inverte, 75%, sono stato smentito stamattina, 76% con i dati pubblicati oggi, quindi l'ho tirato un po' a indovinare. La produzione di rifiuto residuo era 1,5 milioni e adesso sono circa 550.000 tonnellate. I comuni a tariffa puntuale erano 1, 2, forse Somma Campagna, qualcuno si ricorda, e qualche altro comune che cominciava, e adesso sono 268, la più grande realtà d'Italia in tariffa puntuale. Questo ci dice che noi il PNRR ce lo siamo fatti da soli, coi nostri soldi. Non c'è più niente da fare, siamo primi, siamo l'Eden, abbiamo speso i nostri soldi, adesso che arrivano i soldi non serve più a niente. Però guardiamo un'altra faccia della medaglia, sempre del Veneto, delle eccellenze. A sinistra la cartina dei gestori. Ci sono realtà sì omogenee, ci sono realtà meno omogenee, quindi anche della frammentazione, quella divisione. C'è la raccolta differenziata che ha delle macchie e quindi anche qui un concetto di frammentazione, e la tariffa puntuale che pur ci vede tra le zone più intense, diciamo, questa è una cartina di Eiffel, con il Veneto che ha una ottima presenza, guardate che sotto quella latitudine che è stata segmentata al nord Italia c'è qualche rara esperienza nel resto dello stivale. Però anche lì vediamo che il sistema della tariffa puntuale non è il sistema del Veneto, così non è il sistema del Veneto la raccolta differenziata e neanche il sistema della governance, cioè della gestione dei sistemi unitari di gestione. Per cui le linee strategiche che io ho pensato di proporre, o sono degli strumenti anche quasi, riguardano appunto il sistema della governance e il sistema del modello di gestione, che vuol dire sia dei servizi che degli impianti. Ecco, sulla regolazione ho visto le norme di attuazione che hanno già messo le basi per costruire delle regole sulla gestione unitaria per bacini 1, cioè i bacini territoriali del Veneto, che sono 12, rinforzandone le competenze. Ho visto che manca
un'indicazione chiara sulla tariffa puntuale, appunto, mentre sulla tassa è stata data un'ottima indicazione di unitarietà. Questo è un settore dove il Veneto si dovrebbe impegnare, peraltro non costa. Non serve neanche il PNRR, sono regole di governance del sistema, sistemi unitari di affidamento a soggetti gestori omogenei che possono così fare degli investimenti e magari avere dei finanziamenti in PNRR senza essere frammentati in 36, forse 35 gestori. Questo è il presupposto, quindi secondo me una linea strategica potrebbe essere questa. Questo è gratis, tra virgolette, cioè costa solo la scelta. Mentre il modello di servizio direi che noi dovremmo puntare, vista l'eterogeneità, a modelli responsabilizzanti. Non sto dicendo, o meglio, non voglio dire che bisogna fare il porta a porta sempre, comunque lo tralascio per il momento, ma lo dovremmo avere un sistema che si chiama sistemi responsabilizzanti, non qualsiasi sistema. Cioè, possiamo dire che un sistema di cassonetti ad accesso libero, senza identificazione, senza possibilità di tariffa puntuale non va bene, diciamo almeno di quelli. Fate accesso controllato, fate identificazione di qualche tipo, non voglio dire solo il porta a porta, i mezzi mobili, i centri di capite? Cioè noi dovremmo dire adottiamo un modello veneto anche come sistema di raccolta, che questo darà di materiali, e la tariffa puntuale, ecco, avendo noi il primato, nessuno ci avrebbe niente da dire se noi puntassimo su questo. Sull'impiantistica, ecco, anche qua PNRR interviene anche sui modelli di servizio, incentivo a sistemi di dispositivi, incentivo a cassonetti intelligenti, ci sono queste forme di finanziamento. E anche sugli impianti. Cosa possiamo fare con un'impiantistica che è già molto ben strutturata? Allungare la filiera, tenere il valore aggiunto, verticalizzazione della filiera. Non ci basta più il primo miglio, compostaggio, andiamo sul secondo, biogas, biometano, CO2, solfato d'ammonio, pH. Ecco, peraltro il pH è sparito dopo la prima versione, poi lo chiederemo alla dottoressa D'Aprile, cioè i polidrossilcanoati, che sono dei prodotti che si sviluppano nel trattamento della frazione organica. Speriamo che ci siano ancora, cioè allungare, fare lo stretching della filiera sull'umido per esempio, ma anche su altre frazioni, e lì ho anche proposto per esempio anche frazioni della frazione residua per estrarre ancora materiale buono, quello di allungarci prima di dar perso il materiale fin dove eravamo arrivati, per creare un sistema circolare di regolazione, modello di servizio, impiantistica e risultati collegati. Così, questa è la nostra proposta, per continuare dal punto dove siamo, andare a fare un altro passo. Grazie. Grazie Paolo Contò. Allora, un Veneto virtuoso, però variegato, in cui, diciamo, sono soprattutto le città a manifestare qualche difficoltà. Padova si sta lentamente avvicinando agli obiettivi, però certamente all'assessora Chiara Gallani, tradisco in qualche modo anche i miei riferimenti generazionali. Io ricordo l'epoca di Lega Ambiente che diceva pensare globalmente e agire localmente, ma l'agire localmente significa anche gestire una complessità che abbiamo visto in questi ultimi anni. Per Padova è diventata anche più grossa, più stimolante con gli ultimi, con le ultime iniziative che hanno portato ad aumentare per esempio i flussi turistici, che hanno come sottoprodotto una gestione ancora più complicata di quella dei rifiuti che vengono prodotti. Ecco, io allora chiedo all'assessora come un comune come Padova pensa di poter in qualche modo reagire agli stimoli e agli obblighi del piano dei rifiuti e come pensa di poter migliorare nel futuro. Grazie dei temi posti. Parlare dopo Priola Sinistra Piave ovviamente è sfidante e impegnativo proprio perché il Veneto è variegato. E credo che già dalla relazione
prima relazione di questa mattina sul percorso che sta facendo il nuovo piano rifiuti siano arrivati un paio di spunti importanti. Parlava il dottor Giandon di come dato di scenario, come uno dei 3 scenari, di Padova e Verona come città strategiche per raggiungere quel risultato. E appunto adesso si faceva riferimento alla questione delle città. Quali città? Le città più complesse, quindi ci stiamo riferendo per il Veneto alle città sopra i 200.000 abitanti, per cui abbiamo visto dei risultati più difficili da raggiungere in linea con quelli del Veneto virtuoso. E appunto per questo il tema di Padova e Verona, che se superassero, mi rifaccio i dati di prima, entrambe il 65%, già porterebbero quantomeno a un 82 come media tutto il Veneto, ecco, non raggiungendo l'84, però un ottimo risultato, ancora oltre, e si potrebbe andare ancora più avanti. E se addirittura in uno dei 3 scenari queste 2 città vengono prese come punto di riferimento per risultati da ottenere, per far arrivare a un risultato complessivo, e ci ricordava prima il direttore di Legambiente, quelle città coprono il 30%, ecco che diventa veramente importante che le politiche locali e quelle regionali vadano assieme, perché quegli obiettivi si raggiungono assieme. Padova in questi anni ha di sicuro fatto dei passi importanti, i cui risultati si vedono soprattutto oggi, e quindi con una politica di raccolta dei rifiuti responsabilizzante. Prendo il termine di prima che mi è molto piaciuto, in questo caso domiciliare, che ha diciamo fatto come passi negli ultimi anni quanto quasi si era fatto nei 10 anni precedenti, quindi arrivando a ben oltre la metà della popolazione. Finalmente quest'anno sfonda quota 60%. Dopo qualche anno che si migliorava, ma non si faceva quel salto, quindi ci stiamo anche avvicinando a quell'obiettivo strategico di quello scenario che ci è stato prospettato prima. Quindi di sicuro l'azione è forte, convinta, politicamente impegnativa e impegnata anche nell'ottica di responsabilizzazione, informazione, coinvolgimento. Ci sono però dei fattori che a mio avviso anche questo piano dovrebbe considerare, ovvero i fattori caratterizzanti e peculiari di città di questo tipo. Faceva riferimento ai flussi turistici. Aggiungo che città come Padova e come Verona hanno dei poli universitari importanti che valgono tanto quanto, poli ospedalieri, zone industriali. Un po' Padova ce li ha tutte queste caratteristiche. Quindi se questo piano rifiuti fa di sicuro dei passi avanti evidenti, e speriamo anzi che rimangano in Consiglio e che vengano migliorati, ecco un miglioramento che mi sento di indicare riguarda proprio il sottolineare, ma dare anche un valore a queste caratteristiche di queste città, perché si convertano in incentivi e disincentivi, si parlava prima del fondo, che aiutino a portare a quel risultato. I territori quindi vanno visti nelle loro peculiarità, perché la regia regionale abbia una ricaduta su quelle locali. Un altro spunto che è arrivato sempre alla prima relazione e anche poco fa riguarda invece la forte regia regionale sui flussi di smaltimento rifiuti. Questi sono stati proprio i termini utilizzati. Ecco, di sicuro anche su questo si fa un passo avanti sulla tariffa unica, che quindi può portare all'obiettivo chiaro ed esplicitato di chiusura delle discariche al 2027-2030 secondo gli scenari che sono stati visti. Questo però ha una ricaduta sugli altri territori invece in cui ci sono i centri di smaltimento per quello che non può andare a riciclo. È importante quindi mettere assieme la politica responsabilizzante richiesta per i cittadini e quello che invece poi prende una strada diversa.
Ogni territorio ha le sue necessità, il Veneto ha una sua necessità ovviamente di cabina di regia, questa cabina di regia deve però confrontarsi con i territori perché le ricadute non siano diverse ma vadano nella direzione di poter aumentare quella percentuale di raccolta, perché se non diamo risposta ai cittadini su questo, chiediamo ma non diamo a uno specifico territorio, si rischia che non vadano assieme e non si arrivano ai risultati su cui magari quella politica locale fa molto, però poi arriva anche un altro messaggio. Quindi credo che anche su questo sia assolutamente necessario fare un pensiero, perché se Sinistra Piave ci ricordava come è importante avere impianti in grado di accogliere quello che non va a riciclo, ecco sì, però anche i territori locali chiedono che questi non siano impattanti solo su quel dato territorio. In ultimo, PNRR, ovviamente il problema principale è quello dei tempi, nel portare avanti queste linee strategiche che per quanto riguarda l'economia circolare sono un po' meno forti di altre. Ecco, quello che chiediamo e riteniamo che potrebbe essere implementato è anche con il PNRR, se non con questo, con le prossime linee, di andare verso il supporto a quella gestione responsabilizzante del cittadino che in questo momento è un po' carente nelle linee che sono state presentate. Grazie mille a Chiara Gallani. Bene, abbiamo avuto, un po' una panoramica di situazioni anche diverse. Io adesso solleciterei l'assessore Bottacin. L'aggiornamento del nuovo piano rifiuti prevede, e abbiamo sentito anche con una certa soddisfazione da parte di Legambiente, che aveva fatto delle proposte che ha notato che sono state almeno in parte accolte, degli obiettivi molto ambiziosi. Io chiedo all'assessore quali sono in qualche modo le azioni che verranno messe in atto nel territorio, intuendo che in questo caso sarà una sfida quella di gestire la complessità che non è solo geografica, ma è anche sociale, economica, in qualche modo ce la rappresentava l'assessora di Padova, di situazioni diverse che andranno in qualche modo trattate in modo diverso, ma in un contesto che deve essere reso omogeneo. Grazie per l'invito intanto da parte di Legambiente. Intanto sottolineiamo una cosa: siamo una delle regioni più industrializzate e antropizzate d'Italia, la prima regione turistica d'Italia, e nonostante questo da anni Legambiente presenta i dati del Veneto ed emerge che rispetto alla tematica dei rifiuti siamo un'eccellenza a livello nazionale. Questo perché lo dico? Lo dico perché in realtà non si tratta di un nuovo piano, ma si tratta di un aggiornamento del piano. Significa che il percorso delineato è quello corretto, ma che c'è ancora qualcosa da fare. Ci eravamo dati degli obiettivi con l'ultimo aggiornamento di 6 anni fa, che era quello di raggiungere il 76% di raccolta differenziata e i 100 kg pro capite di rifiuto residuo. Il primo obiettivo è stato raggiunto, sia pur, e Legambiente fa bene a specificarlo, con i dati del 2020 che sono dati che vanno presi con le molle, perché evidentemente sono, come dire, condizionati dall'emergenza Covid, però già l'anno prima avevamo ottenuto il 74 e qualcosa, quindi insomma su quel fronte siamo arrivati agli obiettivi raggiunti. Non sono stati raggiunti gli obiettivi relativamente al rifiuto residuo, perché non siamo riusciti ad arrivare ai 100 kg per abitanti, come Veneto. Però abbiamo delle realtà molto virtuose che questi valori li hanno raggiunti. Per cui cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dai dati, dalla fotografia attuale, e ci siamo dati degli obiettivi migliorativi, sfruttando, scusate il termine ma in senso positivo naturalmente, tutti gli elementi che ci sono stati anche suggeriti da Legambiente,
e che erano ancora più ambiziosi su certi punti, ma ovviamente noi abbiamo cercato di darci degli obiettivi sicuramente raggiungibili, dico sicuramente. Poi sul forse, se riusciamo a fare meglio, sicuramente noi non rifugiamo da questo, anzi cercheremo di cogliere ulteriori suggerimenti che verranno da qui in avanti. Però quello che ci siamo dati come obiettivi sono sicuramente raggiungibili. Poi credo che il dottor Giandon li abbia spiegati, ma nel momento in cui si prende in mano il nostro piano rifiuti e si vede che ci sono 3 scenari prospettati, ieri in commissione un consigliere mi ha detto: ma quale dei 3 vogliamo perseguire? Naturalmente il terzo. Ma allora gli altri due li abbiamo messi per spiegare cosa succederebbe nel primo caso se non facessimo niente, cioè se noi non adottassimo nuovi obiettivi in un nuovo piano e nuovi strumenti, e se così facessimo ci sarebbe il primo scenario, e il primo scenario dice che, ripeto, non facendo nulla e, come dire, seguendo l'inerzia di quanto già avviato, noi otterremo in questo scenario una raccolta differenziata del 78% e 104 kg a livello regionale di rifiuto residuo. È il nostro obiettivo? Naturalmente no, perché se no non ci saremmo dotati di un aggiornamento di piano. Il secondo scenario dice che se le 2 città che oggi sono un po' più, come dire, in difficoltà, che sono Padova e Verona, raggiungessero quelli che sono gli obiettivi imposti, peraltro, del 65% minimo di raccolta differenziata, non imposti dal nostro piano, ma dalla normativa nazionale, se accadesse solo questo, noi otterremo a livello di bacino regionale un residuo pro capite di 90 kg per abitante e una raccolta differenziata dell'82%. Ma siccome a noi non basta questo, perché nello scenario attuale noi abbiamo già 537 comuni, quindi l'88% della popolazione già oggi supera il 65% di raccolta differenziata, e ben 400 comuni superano il 76% di raccolta differenziata già oggi, noi riteniamo che si possa andare anche un po' oltre rispetto al minimo sindacale del 65%, un po' per tutti. E quindi in questo scenario, che è l'obiettivo che ci siamo dati, si arriverebbe ad avere 80 kg per abitante di rifiuto residuo con una raccolta differenziata dell'84%. Legambiente ci aveva dato degli obiettivi ancora più ambiziosi, che erano i 75 kg pro capite. C'è da dire che noi ci siamo dati questi obiettivi, come dicevo prima, perché moltissimi comuni già li raggiungono e perché li raggiungono anche in realtà che hanno alcune delle problematiche che ho sentito citare prima, per esempio il turismo. È pur vero che il bacino di Venezia è di molto superiore rispetto ai risultati ottenuti dal bacino di Treviso, sia a destra Piave che a sinistra Piave, ma vorrei ricordare che Venezia ha un flusso turistico che non ha eguali in Italia, ma al secondo posto nelle province, dopo la provincia di Treviso, c'è la provincia di Belluno, che è la terza provincia per presenze turistiche del Veneto e che ha una dispersione abitativa molto complessa da gestire. Nonostante questo, la provincia di Belluno mediamente fa l'84% di raccolta differenziata, già oggi. E quindi noi ragionevolmente crediamo che possa essere ottenuto un risultato anche da quei bacini che oggi sono un po' più in difficoltà. Allora, pur comprendendo le specificità territoriali, e ci mancherebbe altro, se i dati ci dicono che abbiamo una realtà trevigiana che produce un certo quantitativo di rifiuto residuo e abbiamo alcune criticità che ne producono 5 volte tanto, è evidente che laddove vengono prodotti 5 volte tanto i quantitativi di rifiuto residuo ci sono ampi margini di miglioramento, e questo credo che sia innegabile da parte di ciascuno. Abbiamo visto prima in una slide che
la tariffa puntuale, ed ecco veniamo agli strumenti da implementare per spingere in questo processo virtuoso, abbiamo visto che la tariffa puntuale è applicata in una buona parte della provincia di Treviso e in provincia di Belluno praticamente dappertutto, che sono le due province che hanno i risultati migliori. Significa che laddove si applica questo strumento si ottengono dei risultati migliori. Questo è un dato oggettivo che è confermato anche dalla slide che ho visto prima. Quindi questo è uno strumento che noi riteniamo possa far ottenere dei risultati di miglioramento e quindi debba essere implementato a livello regionale. Così come i meccanismi, ha ragione il Presidente Ciafani, di incentivazione e penalizzazione, che vanno poi a ricadere sulle tasche del cittadino, perché poi dopo il cittadino è sensibile a questi aspetti, possano essere degli strumenti assolutamente utili per ottenere dei risultati ancora migliori rispetto a quelli attuali. In sintesi, noi ci siamo dati, per quanto riguarda il rifiuto solido urbano, degli obiettivi che sono perseguibili in maniera molto realistica e che non sono, come dire, obiettivi ipotetici. È stato complesso, ringrazio tutte le mie strutture, da ARPAV alla struttura ambiente che ci ha lavorato molto, ci abbiamo lavorato molto, ringrazio Lega Ambiente che stiamo discutendo da tempo di queste tematiche, che ci ha dato tutta una serie di indicazioni, discussioni, suggerimenti eccetera, e che hanno portato a questo risultato. Adesso c'è la fase del Consiglio e mi auguro anch'io che sia, come dire, che non possa, da quel livello là non si vada indietro, insomma, no? Perché poi è vero, no? Ci sono le sindromi di NIMBY eccetera eccetera che magari possono portare a qualche distorsione. Qualche distorsione si è vista nel passato aggiornamento di piano. Io mi auguro che questa volta questo non accada, anzi direi che sono ragionevolmente abbastanza sicuro, no, però insomma fiducioso che il risultato possa essere da così a eventualmente migliorativo, insomma. Ecco. Noi siamo partiti da qua e io ho detto alle mie strutture: cerchiamo di proporre degli obiettivi che siano sicuramente raggiungibili o quasi, basandoci su dati oggettivi ed elementi oggettivi. Due considerazioni sulla questione relativa poi agli impianti. Io condivido il fatto che servano gli impianti e noi siamo dotati di un'impiantistica importante. Ovviamente l'obiettivo è quello di eliminare il ricorso alla discarica, in questo piano è previsto questo, però c'è un tema che va posto e che ci, come dire, ci preoccupa in qualche maniera. In Italia il rifiuto solido urbano è previsto che debba essere smaltito all'interno dei confini regionali. Il rifiuto speciale invece è libera circolazione. Ora, le regioni non hanno strumenti per poter in qualche maniera arginare eventuali eccessi di ingresso di rifiuti speciali, e questo potrebbe in qualche maniera, come dire, condizionare i risultati, perché se poi gli impianti, e su questo ha ragione Campagna quando dice no, che forse il pubblico se entrasse un po' di più in alcuni ambiti non sarebbe male, se noi riuscissimo a governare un po' di più questa problematica saremmo meno vincolati a quello che è il libero mercato e le leggi esclusive del libero mercato, perché lì noi non abbiamo possibilità di intervento. Ancorché vorrei ricordare, e questa lo rivendico con forza, perché mi è stata pesantemente contestata, la mia delibera del 2017, la 445, è arrivata fino in Corte di Giustizia Europea, o meglio un atto collegato a quella delibera. Cosa dice questa delibera? Quella delibera dice che feci, dopo aver fatto un confronto con i carabinieri dei NOE, per poter dare a loro e a chiunque altro degli strumenti per poter intervenire, diceva che un rifiuto solido urbano, ancorché trattato biologicamente o meccanicamente, rimane un rifiuto solido urbano e come tale va smaltito all'interno dei confini regionali, non può uscire dai confini regionali. Il famoso codice, ci sono molti addetti ai lavori, 19-12-12,
non funziona che se nasce il rifiuto solido urbano si trasforma e si può portare ovunque. Fu molto contestata quella mia delibera. Qualcuno mi disse che dovevo ritirarla addirittura in autotutela. La delibera è rimasta. Qualche mese dopo, quasi un anno dopo, ci furono diversi arresti in Toscana per il cosiddetto giro bolla, che è una distorsione eccessiva di quanto ho detto adesso, è un vero e proprio illecito naturalmente, però io per sgomberare il campo da qualsiasi possibilità di aggirare questo ostacolo feci quella delibera in modo da chiarire che il rifiuto solido urbano, trattato o non trattato, deve essere smaltito all'interno dei confini regionali. Ovviamente se siamo arrivati alla Corte di Giustizia Europea voi capite che non ci fu solo la contestazione verbale dicendo ma ritira la delibera in autotutela, no? Ci sono interessati i tribunali e alla fine è venuto fuori che quella delibera è una delibera assolutamente legittima e questo per noi è un risultato positivo. È uno strumento per arginare ingressi di rifiuti solidi urbani camuffati o poco trattati provenienti da altre regioni e che consente di avere libertà di capacità di smaltimento nei nostri impianti che eventualmente sarebbe occupata da questo tipo di afflussi di rifiuti che non è corretto che arrivino. Ovviamente vale anche in uscita, non vale solo in entrata. L'altro aspetto che voglio sottolineare è sempre sui rifiuti speciali, dove, ripeto, noi non abbiamo margine di intervento, non abbiamo strumenti molto spuntati, è quello relativo al tema della transizione ecologica. La transizione ecologica è una grandissima opportunità che va sfruttata al massimo, che ci porterà a un sacco di aspetti positivi, ma che presenta anche alcune criticità durante la fase si chiama transizione ecologica, no? Durante la fase transitoria. E quindi dentro nel piano rifiuti abbiamo voluto anche aprire dei focus su queste criticità che si presenteranno, che non sono la fine del mondo, ma che vanno gestite. E mi riferisco ad alcune questioni relative ai rifiuti collegati a questo. E quindi tutta la tematica dello smaltimento del fotovoltaico, delle batterie delle auto elettriche, piuttosto che di alcuni aspetti, come dire, positivi in senso assoluto, ma che vanno gestiti nel periodo transitorio. Per esempio, quando noi incentiviamo, questo è un tema che riguarda la qualità dell'aria, ma non è che possiamo ragionare a compartimenti stagni, no? Se incentiviamo la rottamazione dei veicoli inquinanti, dei vecchi veicoli inquinanti, perché spingiamo su veicoli a basso impatto ambientale, il veicolo elettrico, è evidente che se noi chiediamo la rottamazione di questi veicoli si genera una richiesta da parte degli impianti di capacità di smaltimento di questo tipo di nuovo rifiuto che noi dobbiamo gestire durante la fase di transizione, no? È un percorso che, ripeto, non è che sto evidenziando aspetti negativi della transizione ecologica, sto evidenziando aspetti che vanno gestiti durante la fase di transizione ecologica e su cui noi abbiamo voluto accendere dei focus perché sono dei temi che, ripeto, semplicemente vanno gestiti, così come su altri aspetti che riteniamo particolarmente importanti nel nostro territorio, che sono per esempio l'aspetto relativo ai fanghi da depurazione rispetto all'amianto, insomma tematiche che riguardano i rifiuti speciali che però dobbiamo in qualche maniera, come dire, accompagnare perché fanno parte delle criticità che potrebbero presentarsi sul nostro territorio e che ovviamente vogliamo essere preparati a gestire. Per cui in sintesi un aggiornamento di un piano perché il percorso delineato riteniamo che fosse positivo, corretto, con nuovi obiettivi, ambiziosi ma assolutamente raggiungibili, secondo quanto pensiamo noi, con il rilievo di un Veneto abbastanza variegato e quindi con strumenti adottati per cercare di rendere il più omogeneo possibile la gestione a livello territoriale, sapendo che esistono specificità, ma sapendo altresì che situazioni che
che presentano le stesse specificità e che a volte vengono addotte come ostacolo per portare dei risultati ancora migliori, da altre parti, sempre in Veneto, vengono gestite in maniera corretta e quindi riteniamo che sia praticabile un percorso di questo tipo. Ecco, questo è un po' la sintesi di quello che è il nuovo piano rifiuti del Veneto e come ci approcciamo ad approvarlo in Consiglio regionale. Ripeto, io mi auguro che il Consiglio regionale approvi questo piano, ne vado insomma orgoglioso, perché comunque è stato un lavoro, ripeto, importante, e mi fa piacere. Oggi ho sentito che è stato detto insomma che è un buon piano e che può essere migliorato sicuramente. Coglieremo tutte le i suggerimenti, le opportunità, almeno da parte mia. Io poi dopo non lo voto perché non sono consigliere, ma insomma partecipo ai lavori della Commissione, del Consiglio, eccetera, quindi cercherò di fare anche lì la mia parte e credo che sia assolutamente positivo avere un riscontro anche per i prossimi anni di questo tipo, affinché il Veneto possa rimanere la regione più virtuosa d'Italia, anche se, ha detto un giornalista oggi, vengono premiati i comuni, non la regione, quindi l'assessore ha poco da essere contento. È una battuta naturalmente, però io sono orgoglioso di questo piano perché, ripeto, è stato un lavoro importante, complesso, però, ripeto, il risultato è assolutamente raggiungibile e quindi credo che da qui si possa, questo è, come dire, ho detto prima, il minimo, e da qui, se riusciamo a fare meglio, io credo che sia un beneficio per tutti. Grazie Assessore. Io capisco che le può, suonare strano premiare il singolo comune, ma in effetti alla fine viene premiato anche un sistema. E quindi io credo che quando ci sono dei premi, in qualche modo è tutto il sistema che, come lei ci ha illustrato, che può essere contento di questi premi. E a questo proposito io chiamerei in causa Laura D'Aprile, che è capo dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi al Ministero della Transizione Ecologica, e a lei chiedo: questo aggiornamento del piano rifiuti del Veneto appare essere di livello in qualche modo europeo, perché si pone dei limiti ambiziosi e si pone anche, delle idee di buone pratiche che sono sicuramente paragonabili alle buone pratiche di livello europeo. E quindi, dal punto di vista, del governo, il PNRR come può contribuire a far funzionare questo piano e magari anche aiutarlo, come ci dice l'assessore Bottacin, ad andare oltre gli obiettivi più ottimistici? Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio Legambiente, ringrazio Ecoforum e saluto i presenti scusandomi per l'intervento in remoto. Allora, io non vorrei utilizzare un'espressione magari troppo forte, ma credo che il piano della Regione del Veneto sia il piano ideale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un piano straordinario che traguarda degli obiettivi strategici per tutto il Paese, che si inserisce tenta di risolvere alcune criticità strutturali, quali la carenza di impianti e il gap territoriale. Non sfugge a nessuno che oggi partecipiamo a un evento che riguarda una regione privilegiata e di eccellenza che è al 76% di raccolta differenziata al 2020. Noi dobbiamo, come governo, come Stato, cercare di colmare un gap con regioni che ad oggi sono nella più ottimistica delle previsioni al 40% di raccolta differenziata. Quindi piano straordinario che si inserisce nel contesto europeo, che è quello del piano europeo d'azione per l'economia circolare,
si inserisce con 2 linee di azione, una dedicata, 1,5 miliardi dedicata al pubblico e alle città. Poi diremo qualcosa in più su questi interventi delle varie linee dedicate all'implementazione della raccolta differenziata e degli impianti di riciclo, e l'altra dedicata alle imprese e in particolare alle filiere flagship. In questo senso il piano della Regione Veneto sostanzialmente coincide quasi nell'identificazione delle filiere flagship rispetto al piano nazionale di ripresa e resilienza. Parlava prima l'assessore Bottacin cosa che condivido assolutamente, lo stiamo vedendo in questi giorni: se si incentiva la rottamazione dei RAEE bisogna poi avere delle strutture idonee per poter gestire e trattare quei RAEE. Lo stiamo vedendo, sicuramente la filiera dell'automotive è quella che in prospettiva potrà essere maggiormente interessata da questo tipo di di criticità, se non si realizzano i centri di smaltimento e di raccolta e di smaltimento dei veicoli di trattamento dei veicoli fuori uso. Ma lo stiamo vedendo in questi giorni con l'applicazione del bonus TV, il bonus per la sostituzione degli apparecchi video che è stato incentivato, che è stata incentivata dal MISE, sostanzialmente ha provocato, per una serie di ragioni che chiaramente stiamo analizzando come mite, un accumulo di questi dispositivi presso i centri di raccolta e una richiesta di tutti gli operatori di aumento dei quantitativi stoccati. Quindi ogni misura non può essere vista come a sé stante. L'economia circolare vede un'integrazione di tutti i settori, dalle filiere, dall'incentivazione delle filiere industriali appunto al regime dei bonus, alla gestione del fine vita. Quindi abbiamo detto PNRR è un piano straordinario con delle tempistiche molto strette. In queste tempistiche necessariamente si inserisce lo strumento di pianificazione. All'interno del PNRR, proprio consapevoli del fatto che ci sono regioni come il Veneto che sono più avanti in tema di pianificazione, che già traguardano quelli che sono gli obiettivi europei e gli obiettivi della gerarchia europea per la gestione dei rifiuti, che ricordo a tutti prevede una gradazione basata sulla neutralità tecnologica, quindi sull'utilizzo delle tecnologie, favorendo il riciclo e il recupero di materia, anche in relazione alla necessità di creare nuove filiere, nuove catene di valore, ma prevede nella gerarchia all'ultimo posto la discarica e al penultimo posto comunque il trattamento con recupero energetico. Quindi in questo senso si va a collocare il piano. E questa è la grande forza della pianificazione strutturata su basi tecniche e di necessità di impiantistica rispetto alle prospettive del piano europeo d'azione sull'economia circolare. Questo tipo di pianificazione è una pianificazione che accompagna l'attuazione del PNRR. Noi all'interno del PNRR abbiamo inserito infatti la previsione di assenso da parte dell'ente pianificatore della Regione sia rispetto alla coerenza con la pianificazione attuale, che in prospettiva alla coerenza con un aggiornamento necessario della pianificazione per consentire l'attuazione, l'implementazione, la messa a terra di un'impiantistica che sia un'impiantistica per il futuro e per l'evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti e non un'impiantistica ancorata a delle decisioni pianificatorie
che sono ormai superate, sono vecchie e sono basate tutte, è stato accennato prima alla sentenza della Corte di Giustizia sul 19-12-12. 19-12-12 è un codice che viene generato dagli impianti di trattamento meccanico e trattamento meccanico biologico. La sentenza, che invito tutti ad andare a leggere, è basata su quello. Se una pianificazione è basata interamente, come purtroppo accade in molte regioni del centro-sud, su impianti di trattamento meccanico biologico, la conseguenza è necessariamente il conferimento in discarica o comunque il conferimento fuori regione per il trattamento, con una distorsione dei flussi e una distorsione del mercato interno che è evidente ed è oggi agli occhi di tutti. Sappiamo poi, e ce lo insegnano gli amici di Legambiente, che nel trasporto, il settore del trasporto dei rifiuti è quello più incline, più facilmente permeabile agli illeciti, ragion per cui più i rifiuti, ancorché provenienti dal ciclo degli urbani, viaggiano e subiscono spostamenti anche lunghi sul territorio nazionale, più c'è la possibilità di entrare in circuiti opachi o addirittura illeciti. Quindi questi sono gli obiettivi complessivi. Io ringrazio la Regione Veneto per la capacità amministrativa sicuramente della Giunta nell'approvare un piano di questo tenore, ma perché, soprattutto per il metodo, per il coinvolgimento dei territori, per il coinvolgimento delle associazioni e per l'alto livello tecnico che ha dimostrato nella elaborazione del piano. È stato accennato prima agli avvisi relativi agli investimenti da 1,5 miliardi di cui sono beneficiari gli enti d'ambito o ove non operativi i comuni. Questi investimenti, come dicevo, traguardano la digitalizzazione e l'infrastrutturazione della raccolta differenziata in ottica tariffa puntuale, e abbiamo visto quanto la tariffa puntuale possa garantire e agevolare l'implementazione delle filiere circolari. Riguardano la frazione organica e sentivo prima la discussione, ascoltavo con interesse la discussione sul biometano e quindi sul trattamento anaerobico. Ovviamente la frazione organica, se può dare luogo a 2 flussi in uscita invece di uno solo, compost e biometano, compost e biogas, è preferibile rispetto a un flusso solo. Questo insomma è una considerazione assolutamente generica di tipo ingegneristico, specialmente in un periodo in cui abbiamo una fortissima crisi energetica. Quindi trattamento della frazione organica, trattamento di particolari flussi. E qui abbiamo voluto evidenziare il trattamento dei pannolini, dei dispositivi assorbenti per la persona. Abbiamo evidenziato le terre di spazzamento, dei flussi di speciali che però sono molto attinenti agli urbani. Su questo avrete sicuramente notato, ho sentito da qualche relatore, alcune correzioni e rettifiche rispetto agli avvisi del 15 ottobre pubblicate il 24 novembre scorso. Queste rettifiche sono dovute alle richieste di chiarimento e alle osservazioni pervenute, in particolare sui flussi degli speciali, fanghi di depurazione, assorbenti per la persona e altri. Molti operatori avevano notato una sovrapposizione e un certo ambito confliggente con le misure dei progetti flagship dedicati alle imprese, e soprattutto
una interpretazione troppo estensiva dell'ambito della gestione dei rifiuti urbani. Per questo abbiamo riallineato gli avvisi a quelli che poi sono i decreti firmati dal signor Ministro Roberto Cingolani e abbiamo fornito all'interno degli avvisi alcuni chiarimenti. Gli stessi chiarimenti sono stati poi implementati per quanto riguarda le filiere flagship da 600 milioni di euro su 4 filiere strategiche per l'implementazione, filiere industriali strategiche per l'implementazione dell'economia circolare, carta e cartone, plastiche, tessile e filiera dei RAEE. Lì nella parte relativa al flagship abbiamo incentivato anche la realizzazione di distretti e della simbiosi industriale, questo per garantire anche la realizzazione di filiere corte, sempre nella stessa ottica di cui parlavamo prima, di evitare il turismo dei rifiuti da una parte all'altra del paese. Quindi questa è la strategia complessiva. Ricordo che gli investimenti sono supportati da riforme molto importanti. Tra le riforme, le 3 riforme cardine della parte della missione sull'economia circolare sono la strategia nazionale sull'economia circolare. Abbiamo chiuso il 30 novembre la consultazione pubblica e entro il 30 giugno approveremo il documento finale. Il programma nazionale rifiuti che dovrà andare in valutazione ambientale strategica, in questo senso sono di particolare utilità le esperienze di successo come quella del Veneto e il supporto tecnico alle amministrazioni per l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sicuramente il supporto non occorre alla Regione del Veneto, ma occorre a tante regioni che sono in difficoltà e che devono raggiungere gli obiettivi sfidanti che il Veneto ha fissato nel piano. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Laura D'Aprile. E adesso chiedo un commento conclusivo a Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto. Grazie, mi metto qui e sarò veloce visto che ci siamo allungati. Io prima cosa vorrei ringraziare davvero tutti gli ospiti che oggi hanno portato i contributi a questa giornata di Ecoforum perché anche quest'anno abbiamo, secondo noi, provato a svolgere il nostro compito, che è quello di parlare, discutere, mettere a confronto chi amministra, chi gestisce sistemi di raccolta, chi gestisce gli impianti e chi vuole provare in qualche modo a trovare soluzioni, o meglio, vuole provare a mettere insieme quelle soluzioni che già magari esistono e che noi ci prendiamo a cuore di far conoscere, perché quando abbiamo iniziato qualche anno fa forse era un po' difficile ancora iniziare a dare un messaggio chiaro che bisognava essere orgogliosi di quello che si faceva come amministratori, come cittadini, perché poi stiamo parlando di persone che ci permettono di raggiungere questi risultati, che vi permettono di raggiungere questi risultati straordinari. Qui ci sono i 2 consigli di bacino qui seduti e non è un caso che raggiungono performance che ci permettono di essere quella regione riconosciuta poi anche fuori dai nostri confini, e lo fanno con modelli efficaci ed efficienti, e lo fanno con una persistenza, con una volontà di coinvolgere il pubblico nelle scelte, nelle decisioni che noi crediamo sia assolutamente da sottolineare, ed è molto importante che lo possano fare confrontandosi con la politica regionale, con la politica locale, in questo caso delle città,
ma poi oggi pomeriggio avremo anche i comuni chiaramente che esprimono, diciamo, performance importanti, che potranno dire la loro e raccontarci le loro esperienze. E allora, se noi vogliamo provare, diciamo, a raccogliere quella che è la sfida che oggi tante delle imprese del mondo, appunto, del ciclo dei rifiuti ci hanno raccontato, dobbiamo provare a renderci, diciamo, conto che se vogliamo arrivare a una transizione ecologica, perché è vero, Assessore, è una transazione, ma siamo tutti consci che dobbiamo avere un obiettivo finale, non significa che dobbiamo, come dire, qualcuno prima diceva, il presidente Poli da Soccarta, dobbiamo tirare le orecchie, abbiamo tirato le orecchie a Verona, abbiamo messo, diciamo, anche a Verona, chiaramente alla città, ma come al territorio, ma non forse, diciamo, leggendo il rapporto diventa chiaro che anche la provincia di Rovigo, ecco, non abbiamo preso di mira nessun territorio in particolare, una provincia che fatica a raggiungere risultati, ma come la provincia di Padova, queste due province non hanno nemmeno un comune rifiuti free, un comune che entra nel rapporto comune di Cicloni di Legambiente tra quelli appunto campioni da raccontare. Perché? Lo facciamo perché vogliamo sfidarli a entrare a far parte di questi campioni per costruire quella squadra, Paolo, perché serve una squadra e siamo assolutamente d'accordo per raggiungere gli obiettivi, che giochi la partita nella stessa squadra e con tanti campioni. Certo, se il paragone è quello del calcio, dove ci sono tanti campioni, non sempre le cose vanno sempre benissimo, però in questo campo tanti campioni insieme potrebbero invece garantirci di essere non solo riconosciuti, perché mi sembra che l'esperienza del Veneto sia un'esperienza riconosciuta e su cui tutti puntino gli occhi, ma noi ci auguriamo anche copiati, perché c'è una necessità di non essere solo visti come un'eccellenza che sono brava e autosufficiente nel fare le cose, ma ci auguriamo possa avere accesso anche, diciamo, a un percorso di crescita, di transizione in cui tutto il Paese deve essere coinvolto, non solo per portare, diciamo, aiutare i territori che sono in difficoltà a crescere, che è quello che chiediamo ai nostri amministratori, a chi fa le cose per bene, di fare localmente con la prossimità, quindi con i comuni vicino a loro, ma anche, e quindi anche per il resto del Paese, ma che permetta anche a chi oggi ha portato all'evidenza modelli di gestione, modelli di investimento, modelli di tariffazione puntuali e opportuni, di continuare a sviluppare, a investire, a crescere, a coinvolgere il resto della popolazione. Quindi io chiuderei, diciamo, con un ringraziamento a tutti davvero, perché l'ennesimo momento di discussione è avvenuto oggi. Noi non vorremmo fermarci e vorremmo accelerare, e quindi ci auguriamo che gli stimoli che oggi abbiamo provato a mettere in campo siano utili a non rallentare il percorso del piano dei rifiuti della discussione in Regione, di dare un messaggio chiaro alla politica che, quando è stato detto, e lo sottolineo, quando la partecipazione non è solo a posteriori, ma è anche in accompagnamento alla realizzazione anche di alcuni aspetti legislativi, può aiutare a accelerare, a tagliare quei tempi che poi abbiamo capito essere un vero problema quando si mettono in campo poi gli investimenti e si deve arrivare alle autorizzazioni. E quindi questo è l'augurio che noi facciamo, diciamo, a questo Ecoforum e a chi ha partecipato oggi, di continuare insieme, facendo sempre squadra, per raggiungere questi obiettivi. Grazie, scusate, ci siamo allungati, quindi grazie a tutti, accogliamo l'invito di Luigi Lazzaro, continuiamo a discutere e continuiamo a ritrovarci su questi argomenti. Facciamolo dopo la pausa, abbiamo una pausa per il pranzo, le indicazioni ve le danno alla segreteria. Ci rivediamo un po' più in ritardo rispetto a quanto avevamo detto, quindi non alle 2:15, ma ci rivediamo sulle 2:40 per l'inizio, diciamo, della parte di premiazioni. A più tardi, grazie.